che di chiesa che hanno avuto vite diverse. Finito questo abbiamo le attività, dividiamo le medie dalle elementari e però entrambi svolgono le stesse attività in giorni differenti. Quest'anno abbiamo deciso di creare una scatola che sarà una scatola ricordo di quello che si porteranno a casa da questo Grest. All'interno verrà messo un sasso come segno di forza, di importanza, di solidità, una rosa proprio legata al Piccolo Principe e dei braccialetti fatti a mano per creare il legame che c'è col Piccolo Principe con la volpe, la rosa e il suo mondo. E alla fine un portachiave. Questo verso le 5 pausa, merenda e poi i giochi fino alle 6 dove poi si conclude e arrivano i genitori a prenderli. Aurora, cosa si prova a organizzare il Grest, a lavorare con gli animatori e poi anche sicuramente cosa si prova a vedere il risultato, poi la presenza dei ragazzi, insomma la loro gioia, il loro ritorno per quello che fate? Beh, intanto è emozionante e è gratificante soprattutto, perché è bello vederli qui correre, giocare, felici e con la speranza che si portino a casa qualcosa non solo a livello poi pratico e materiale, ma anche magari di amicizie e di legami. È bello quando esci e ti riconoscono e ti chiedono come stai, è bello, è una soddisfazione. È difficile, è impegnativo, ci vuole tanto lavoro, però dà grande gratificazione. Antonella, a te chiediamo come sta andando il Grest qui a Mareno di Piave. Diciamo che sono pochi giorni che è iniziato, però la preparazione logicamente è iniziata tempo fa con il percorso fatto agli animatori. Gli animatori sono giovani ma sono bravi, nel senso sanno tenere bene anche i ragazzini, e per quanto riguarda i bambini si sa, i ragazzi sono ragazzi e quindi hanno la loro vivacità, però sta andando bene. All'inizio del Grest ogni volta la giornata si apre con un momento tutti insieme in salone. Ecco, che tema state portando avanti? Com'è che organizzate questo momento per i bambini? Allora, il tema di quest'anno è il Piccolo Principe e quindi il momento iniziale che tutti in salone ci serve proprio per focalizzare il messaggio che il Piccolo Principe può dare e per far riflettere i bambini anche sul messaggio religioso che c'è all'interno del Piccolo Principe. E quindi è un piccolo momento di riflessione e di preghiera. Nel Grest, oltre ai momenti diciamo così tradizionali della preghiera, dei laboratori e anche dei giochi, fate anche qualche gita. Le gite in programma sono a Vidor, e poi a Nervesa e classica ormai da decenni, annuale, quest'estate. Poi facciamo anche la festa del perdono a Motta di Livenza presso il santuario della Madonna. E vediamo se riusciamo a organizzare anche una piccola uscita con i ragazzi delle medie. Che cosa vuol dire addomesticare? Ivo, volto storico del Grest di Mareno di Piave. Il Grest è un'esperienza importante soprattutto anche per i ragazzi, immagino gli animatori che si impegnano durante l'estate per questa esperienza. Come vi organizzate con loro? Fate dei percorsi di formazione? Com'è la loro preparazione a questa esperienza estiva? Allora, durante l'anno la parrocchia offre il gruppo giovani il lunedì dalle 8:30 circa fino a quando si finisce, dipende anche dai temi, dalle attività che si propongono. Però ovviamente per il Grest facciamo qualcosa di più mirato, anche perché i temi variano ogni anno. Di solito che prepara che prepara i ragazzi che poi faranno gli educatori, gli animatori è Tatiana, la maestra Tatiana, e sono 3 incontri di preparazione, però poi noi siamo anche sempre aperti anche ad accogliere i ragazzi che arrivano, che hanno magari il desiderio di fare un'esperienza. E anche per questo motivo qua che ogni giorno alle 2 ci troviamo una mezz'oretta, di solito in chiesa, e la facciamo un momento di preghiera e un momento di formazione legato proprio al tema che stiamo vivendo, alla giornata che vivremo. Il Grest di Mareno di Piave abbiamo visto tanti ragazzi, tanti animatori. Quali sono un po' i numeri di questi ragazzi, i numeri di partecipanti? Allora, i ragazzi sono 104, non sono ovviamente sempre tutti i giorni presenti perché hanno anche altre attività.
Gli animatori sono 27 con noi grandi e sì, questi i numeri. Cosa ti porti a casa ogni anno dal Grest? Quanto è importante questa esperienza anche per te? Quale segno soprattutto lascia questo anche ad una comunità in questo tempo estivo? Una volta, quando ero più giovane, magari dicevo che il Grest serviva fin là, era un'esperienza estiva, un po' come una storia estiva. E invece no, il Grest può essere un'occasione valida per incontrare genitori, ragazzi che non si vedono durante l'anno, e un'occasione opportuna per seminare bene, fare del bene, anche evangelizzare se serve. Quindi io mi porto a casa sempre la gioia dei piccoli e dei grandi. Si impara tantissimo da entrambi, sia dai ragazzi che dagli educatori. Alberto, il Grest di Mareno di Piave. Perché venire al Grest? Perché è un modo per divertirsi e stare insieme ad amici. Ho visto che molti di voi hanno addosso delle fascette, dei nastri colorati. Come mai? Perché sono segni della nostra squadra. Voi animatori siete tra i protagonisti di questo Grest. Alison, come sta andando questa esperienza? Allora, i primi giorni sono cominciati bene, devo dire, i bambini sono energici come sempre ed è bello apprezzare questa loro dinamicità e stanno mettendo alla prova anche noi animatori che aiutandoci riusciamo a gestirli comunque. Melissa, come sta andando per te invece questa esperienza? Dai, anche per me sia andata bene. I primi giorni sì, sono sempre un po' difficili, i bambini hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, quelli nuovi che fanno Grest per la prima volta, o ambientarsi anche nella squadra perché hanno tanta gente che non conoscono, ma anche tanti amici in realtà. Il primo giorno di solito facciamo sempre un grande gioco, mi pare sia andato tutto bene. Da ieri siamo partiti invece con i laboratori, ci sono sempre un po' di difficoltà ovviamente nella gestione e l'organizzazione certo di tutto quanto, però posso dire che in generale sta andando tutto bene per adesso. Perché una giovane dovrebbe passare un mese della propria estate a fare l'animatrice? Nel mio caso trovo bello fare l'animatrice per rendermi utile e spendere il mio tempo per gli altri e renderlo fruttuoso, anche se appunto è volontariato, nessuno ci ha costretto a stare qua, è bello poter condividere questa esperienza sia con altri ragazzi della mia età che con altri bambini e scoprire anche magari nuovi lati di me. Per te, Melissa? Anche io posso dire un po' la stessa cosa, diciamo, è sempre bello mettersi a disposizione sia per i bambini sia anche per gli altri animatori. Io e Alison ormai siamo qua da un po' di anni, siamo una tra le più grandi e è bello passare tempo sia con gli altri animatori, vedere in quanti i ragazzi si mettono a disposizione per questo periodo di luglio per fare il Grest e passare il tempo anche con i bambini. Per loro infatti siamo figure di riferimento, quindi non siamo qua solamente per guardarli e tenerli al Grest, ma anche per insegnare, quindi è proprio una cosa dal quale noi stessi anche possiamo imparare qualcosa, perché i bambini si imparano da noi, ma noi anche possiamo imparare dai bambini. A voi domando che cosa c'è di bello al Grest di Mareno? I giochi che si organizzano molto, sono preparati. Ho visto che è una maglietta particolare, speciale. Cosa vuol dire? È la maglietta di quest'anno del Grest e diciamo che il tema è il Piccolo Principe. Perché venire al Grest? Perché è un tempo per conoscerci tutti e anche persone che non conosciamo e fare nuove amicizie. Perché è un posto dove possiamo rincontrarci con i nostri compagni di classe, soprattutto quando sei alla fine della terza media o della quinta elementare, per rincontrarli. Daphne, hai questa bellissima scatola che avete preparato, a che cosa serve? Per mettere dentro delle cose che faremo nei prossimi giorni. E oggi cosa state facendo? Stiamo creando delle rose. Al Grest non ci sono solo i laboratori che impegnano i ragazzi nelle attività più manuali e creative, ma come ingrediente necessario sicuramente ci devono essere i giochi. Andiamo a conoscere più da vicino queste attività che arricchiscono il Grest.
Nicola, responsabile dei giochi, delle attività sportive del GREST di Mareno di Piave, quali sono i giochi che preparate per i vostri ragazzi? Beh, si passa dai giochi più comuni, come può essere il calcio, la pallavolo, al ruba il fazzoletto, se no adesso abbiamo anche inventato il gioco del tris con i cinesini, altrimenti abbiamo anche il gioco aquilone, il gioco dei birilli, il bowling. Quali sono i giochi o qual è il gioco che piace di più ai bambini? Beh, penso che questa sia una domanda abbastanza facile. La palla avvelenata è il gioco che ogni volta li entusiasma incredibilmente. Nicola, come sta andando il GREST? Come ti trovi in questa esperienza? Beh, questi primi giorni stanno andando molto bene, sono molto felice, vedo l'emozione dei ragazzi, sono proprio contenti di essere qui. Anche noi animatori cerchiamo appunto di aiutare, di trasmettere la nostra felicità, la nostra passione per quello che stiamo facendo, ci stiamo impegnando. E sicuramente si vede nei voti dei ragazzi che ci mettete impegno e passione. Chloe, questo è il tuo primo GREST o ne hai fatti altri? È il mio quarto GREST, quindi ne ho fatti già tanti e mi è piaciuto tanto. Allora ogni anno torni in oratorio durante l'estate per questa esperienza. Che cos'è che ti piace di più del GREST? Mi piacciono i bambini che sono sempre molto gentili, danno una mano a tutti e gli educatori e chi lo organizza. Don Mario, parroco di Mareno di Piave e di Soffratta, ogni anno arriva l'estate e arriva il GREST. Questo momento ravviva le nostre comunità, le parrocchie. Cosa vuol dire vivere questa esperienza all'interno dei nostri oratori? Vuol dire aiutare i ragazzi a vivere con una certa dignità il tempo che hanno libero, perché soprattutto i ragazzi adolescenti non sanno dove andare, non sanno cosa fare e questo è un problema. Arrivando qua si impegnano e quindi danno anche un po' di senso a questo tempo libero. Gli animatori non solo vivono l'esperienza del GREST, ma anche il mese prima sono preparati con gli incontri di formazione e poi preparano tutto il materiale che è necessario per fare bene il GREST. Ecco, quindi l'attività non è soltanto quella del GREST, ma anche del mese prima. Appena finita la scuola, insomma, fanno tutto questo. Don Mario, un'estate particolare questa forse, no? Da parroco, dato che con settembre, ottobre, insomma col prossimo autunno ci sarà anche un cambio, ecco, all'interno di questa parrocchia sarà affidato un altro incarico al nostro Don Mario. Mi sono messo a disposizione del Vescovo e con Don Alberto abbiamo parlato insieme, ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi vedremo cosa poter fare. Ecco. Grazie e un saluto magari ai nostri telespettatori. Ai telespettatori, queste cose guardatele con attenzione e approfittatene, perché i ragazzi possono imparare come si fa un GREST, i genitori possono capire cosa si fa un GREST e quindi saluti a tutti quanti e ci rivedremo più avanti. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di A Tutto GREST, questa rubrica che ci accompagna durante questa estate. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e anche sul sito dell'Azione. Da Mareno di Piave, dall'oratorio Don Bosco, un saluto a tutti.
Buongiorno da Vittorio Veneto, vi parliamo dal Sacrario delle Bandiere in Serravalle, dove cominciamo questa diretta per accogliere la fiamma olimpica che appunto oggi è in città e nel suo cammino verso l'accensione del braciere delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che sarà il 6 febbraio a Milano. Un collegamento appunto dal Sacrario delle Bandiere. Siamo ospiti della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto, che ringraziamo appunto dell'accoglienza, perché le condizioni climatiche, come immaginerete, non permettono i collegamenti dall'esterno, ma la fiaccola ovviamente non si ferma, anzi vedete dalle immagini che sta per partire da piazza Giovanni Paolo I a Ceneda e appunto risalirà la città verso Serravalle, dove appunto ci troviamo, e in piazza Foro Boario, dove arriverà tra circa una cinquantina di minuti. Come vedete le immagini accanto a me sono dal piazza Giovanni Paolo I a Ceneda, davanti al seminario per intendersi, e ci sono arrivati i mezzi della carovana che questa mattina è partita da Pordenone, poi ha fatto una tappa a Conegliano, ci sarà qui a Vittorio Veneto oggi, adesso, poi si sposterà a Valdobbiadene, quindi a Feltre, a Trichiana, per arrivare a Belluno nella prima serata di oggi. Una giornata appunto un po' rovinata dal maltempo, però chiaramente anche come spirito olimpico non ferma certo un momento così storico e così importante per il passaggio da Olimpia, dove è partita il sacro fuoco della fiaccola, per arrivare appunto al braciere che si accenderà, come ho detto prima, a San Siro il 6 febbraio. Non è un cenno storico, non è la prima volta che la fiaccola olimpica passa per Vittorio Veneto. Successe già nel 1956, quando ci fu la prima edizione delle Olimpiadi invernali, che si tennero a Cortina da un pezzo, come quest'anno, solo che quella volta furono tutte solo a Cortina, e appunto nel passaggio dalla pianura attraverso Venezia, Treviso, prima di verso il Cadore, passò anche qui per Vittorio Veneto, appunto nel 1956. Stessa cosa, ma con un percorso un po' diverso, nel 2006, quando ci furono le Olimpiadi invernali di Torino, e la fiaccola quella volta una tappa della fiaccola partì proprio da Vittorio Veneto per andare verso Conegliano, San Fior, Godega, e spostarsi poi verso Sacile e terminare a Pordenone il suo percorso. Questa è dunque la terza volta che questa fiaccola, questo simbolo così importante e così anche emozionante, se vogliamo, transita per la nostra città. Vedete i mezzi inquadrati, c'è una carovana di mezzi che precede e segue i tedofori. I tedofori oggi saranno 17, percorreranno tutti circa 200-300 metri. Eccoli, li vediamo inquadrati. C'è stato grande riservo sui loro nomi, non li abbiamo fotografati pochi istanti fa, un po' di straforo, come si dice, quando sono stati radunati in una palestra cittadina per dare loro l'abbigliamento che appunto contraddistingue i tedofori, questo abbigliamento bianco. Poi ovviamente gli verrà dato verrà data la fiaccola. Non sarà una sola fiaccola, ma lo vedremo, insomma, ma vi anticipo, non sarà una sola fiaccola che viene trasportata e passata di mano in mano, ma verranno accese delle fiaccole ogni volta che cambia il tedoforo. Intanto vediamo già dei mezzi, vedete c'è una grossa carovana, un po' come il Giro d'Italia, senza voler essere dissacranti, però appunto ci sono i main sponsor che precedono e seguono la carovana, e in mezzo ci sarà appunto il tedoforo con la fiaccola, circondato da 4 membri dell'organizzazione che tengono a debita distanza le persone. C'è tutta una procedura abbastanza severa e rigida per quanto riguarda
diciamo anche la divulgazione di tutte queste notizie, c'è massima cura di non sbagliare i protocolli, e quindi anche noi dobbiamo cercare di diciamo, districarci. I nostri due operatori che ci stanno mandando le immagini, già cominciamo a ringraziarli adesso. Mi rivolgo a Federico Campoallorto, regista di questa diretta, ovviamente. Cominciamo già a ringraziarli, Michele Dalmagro e Mirko Andreetta, che dovranno cercare di districarsi tra le forze dell'ordine, l'organizzazione, le altre persone che seguono, i tedofori, eccetera. Insomma, però come vedete qualcosa ci stanno già facendo vedere, esattamente vediamo le staffette della polizia stradale che stanno arrivando in zona partenza, appunto piazza Giovanni Paolo I, piazza del Duomo per chi è vittoriese. Vedete la prima tedofora che sta per andare all'accensione, perché tra una città e l'altra, tra una tappa e l'altra, la fiaccola viene trasportata sui mezzi dell'organizzazione in una lanterna, e appunto quando si arriva all'inizio della tappa viene accesa la prima fiaccola e poi si parte. Vedete la tedofora sorridente è la prima, penso, che fa la tappa. Mi sembra di aver riconosciuto Giusy Battain. Quelle che riconosceremo le potremo nominare, gli altri non potremo, perché appunto non esiste una lista ufficiale dei tedofori, non è stata fornita per ragioni di privacy, ci è stato detto. Comunque la tedofora è vestita di bianco e così saranno tutti i tedofori, mentre la persona vestita di blu sono quelli attorno che tengono, diciamo, a debita distanza le persone per permettere che il tedoforo possa procedere senza ostacoli nel suo cammino. Come dicevo, circa 3 chilometri più o meno saranno percorsi da 17 tedofori che si alterneranno con la posto in cui sono nata. È un'emozione unica, da sportiva, da amante dello sport, da colei che si occupa di sociale per tanto tempo. Rappresentare lo sport in questo modo è penso la cosa più bella in assoluto. Grazie Susi. Battain, hai detto? Battain con la abbiamo sentito le parole di Giusy Battain, la prima tedofora di oggi, che appunto ha raccontato un po' anche la sua emozione di questo momento così simbolico, se vogliamo, ma così forte. Portare il fuoco che da Olimpia, sede delle prime Olimpiadi della storia, che appunto ogni volta partono da lì per arrivare nelle sedi. E adesso che abbiamo sentito appunto la prima tedofora, prima che parta vi facciamo sentire una testimonianza di un altro dei tedofori molto conosciuto qui a Vittorio Veneto. Lui è un campione olimpico, Roberto Zandonella, ha vinto le Olimpiadi di Bob a 4 nel 1968 a Grenoble e appunto è uno dei tedofori di oggi, lo vedremo, ma abbiamo raccolto qualche battuta da lui qualche giorno fa alla presentazione di questa tappa. Sentiamo. Siamo con Roberto Zandonella, tedoforo d'eccezione, un olimpionico che viene a portare la fiaccola. Allora Roberto, intanto proprio questo, per una persona che ha vinto un'Olimpiade, portare la fiamma olimpica cosa significa? Beh, sicuramente lo spirito olimpico è sacrificio, abnegazione e passione. Naturalmente si sacrifica anni per allenare e prepararsi per un traguardo olimpico. Evidentemente le Olimpiadi è il sogno di qualsiasi atleta. Qualsiasi atleta si allena, si prepara alla scalata appunto dalle provinciali, nazionali, europei, mondiali. E l'Olimpiade corona il sogno di una carriera di fatiche, di sacrifici e di passione sicuramente. Il fatto di riportare, cioè prendere in mano la fiamma che accenderà il Bracciere di Cortina 2026, per chi le ha vinte, che sapore ha? Sicuramente è un rinnovo delle emozioni della vittoria. Io mi ricordo il momento dell'alzabandiera a Grenoble, quando ho intonato l'inno italiano, una piccola lacrimuccia spuntata sul viso, perché un brivido dalla testa ai piedi ha percorso il mio corpo in quel contesto di gioia immensa. Sembrava di aver toccato il cielo con un dito. Ci credo. Ha già portato la
la fiaccola olimpica a Torino 2006, però qui la porta addirittura in casa. Un'associazione ancora più grande e oltretutto spero che questo serva ai giovani per capire l'importanza di fare attività sportiva, l'importanza che lo sport è una scuola di vita, abitua tutti quanti ad essere sempre attivi, impone delle regole, quindi seguire delle regole serve a crescere sia fisicamente che anche come uomini. State portando con Massimo Citolin, con il Panathlon Club Vittorio Veneto, la storia, un po' i valori delle Olimpiadi nelle scuole. Sì, diciamo che con l'avvicinarsi delle Olimpiadi avevo pensato di radunare alcuni filmati che parlassero delle Olimpiadi, dalle origini alle Paralimpiadi, alle vittorie invernali e estive e ultima cosa appunto le varie località che naturalmente svolgono le specialità olimpiche. Cortina con lo sci alpino donne, il bob, lo slittino, lo skeleton e il curling, a Terselva con il biathlon, la Val di Fassa con il salto e il fondo, Livigno con il freestyle, Bormio con lo sci alpino maschile e Milano con l'hockey e tutto quello che sono pattinaggio artistico e pattinaggio a velocità eccetera eccetera. Quindi far conoscere alla gente, ai ragazzi appunto dove si svolgono e cosa avvengono e cosa sono i giochi olimpici. Ultima cosa Roberto, si parla di olimpismo, di valori olimpici, lei ha raccontato tante volte l'episodio anche di Fair Play di Eugenio Monti, il mitico, quando perse di fatto un'Olimpiade per la sua massima sportività. La domanda è: vede ancora lo spirito, i valori olimpici negli sportivi di oggi? Diciamo che naturalmente chi fa dello sport evidentemente il sogno delle Olimpiadi che vede coronarsi sicuramente quello, il valore ce l'ha, perché si sacrifica una vita per diciamo così, riuscire a partecipare ogni 4 anni appunto a questa manifestazione che si svolge in tutto il mondo ed evidentemente è un sogno di qualsiasi atleta che partendo appunto dai provinciali, nazionali e quindi europei e mondiali sale la scala fino alle Olimpiadi, che è il coronamento di un sogno, il coronamento di una carriera sportiva, il coronamento di una vita di sacrifici, di impegni, di costanza, di forza di volontà e di preparazione costante e continua. Sì, Torniamo in linea dal Sacrario delle Bandiere mentre vediamo le immagini direttamente da piazza Giovanni Paolo I, dove sta per partire la prima tedofora. A questo punto possiamo usarlo al femminile perché abbiamo capito che sarà Giusy Battain che già tiene la fiaccola in mano. Vediamo accanto a lei la sindaca di Vittorio Veneto Mirella Belliana e il sindaco di Revine anche Massimo Magagnin. Ovviamente foto di rito perché il momento è storico, anche se abbiamo detto che è già successo 2 volte, ma insomma la prima volta è successo 70 anni fa, la seconda 20 anni fa, quindi non è una cosa che succede così di frequente di vedere la fiaccola olimpica nella nostra città. Vedete c'è grande emozione anche nei volti dei politici che pure sono abituati a cerimonie di vario tipo, però anche per loro questa, la sindaca Bagliana ce l'ha confessato e poi la sentiremo di sicuro, anche per loro è una occasione davvero particolare. Adesso ci ha raggiunti in postazione, non so, guardo la regia se posso procedere, eccoci qua, ci ha raggiunti in postazione Alda Zaccariotto, presidente del Panathlon Club Vittorio Veneto. Buongiorno Alda e grazie. Buongiorno, grazie dell'invito, è un onore, un privilegio essere qui perché per uno sportivo lo spirito olimpico è qualcosa di eccezionale e di irripetibile. Io ho già vissuto nel 2006 il passaggio della fiamma olimpica qui a Vittorio Veneto ed è stato emozionante.
ma questa volta lo sarà sicuramente di più, perché chiaramente abbiamo le Olimpiadi molto qui vicino, insomma. Abbiamo le Olimpiadi vicino, ma spoileriamo subito il fatto che sei anche una delle volontarie. Sì, sono volontaria, ho fatto la candidatura parecchio tempo fa, appena era uscito, diciamo, la possibilità di iscriversi come volontari, ed è un'esperienza che vivo con trepidazione da un certo punto di vista, con responsabilità dall'altro, consapevole che senza i volontari questo tipo di manifestazioni non possono essere realizzate. Quindi... E cosa farai? In cosa consisterà il tuo ruolo? Beh, io ho un ruolo di driver, quindi di autista accompagnatore. Accompagnerò tutti gli accreditati della famiglia olimpica, dal villaggio olimpico alle varie sedi di gara, piuttosto che alle alberghi o quant'altro, tutti tranne gli atleti, perché gli atleti hanno un percorso assegnato loro ed è privilegiato, al quale possono partecipare solo gli atleti. Mi dicevi che avete già un calendario, tu sai esattamente quali giorni dovrai prestare servizio. Sì, il calendario ci è già stato comunicato, quindi ci saranno dei servizi che si sviluppano a giorni alterni oppure anche consecutivi, ma con un lasco di tempo utile per poter partecipare, Olimpiadi e Paralimpiadi. Scusa Alda, stiamo vedendo l'accensione della prima fiaccola. Questo è un momento ufficiale e anche emozionante. Vedete che gli addetti dell'organizzazione hanno acceso la prima fiaccola di questo tracciato vittoriese. Abbiamo detto che saranno 17 i tedofori che si alterneranno sul cammino di circa 3 km per arrivare da Ceneda fino qui a Serravalle. Allora ti chiediamo la pazienza di attendere un attimo, Alda. Vediamo che ovviamente in questi momenti c'è un po' di confusione in partenza, foto e tutto quanto. C'era stato detto che sarebbe stato tutto vietato, invece vedete che si può fare, ma queste sono le tipiche cose all'italiana. Insomma, vediamo che la prima tedofora ha la fiaccola accesa e sta per partire, ma intanto che parte, insomma, Alda, volevo chiederti una cosa. Ti abbiamo chiamata non solo come volontaria, l'abbiamo scoperto da poco, ma come presidente del Panathlon Club, che è coinvolto in questa manifestazione. Sappiamo che i rappresentanti Massimo Cetolin con Roberto Zandonella stanno girando per le scuole a divulgare cosa? A divulgare lo spirito olimpico e i principi che ispirano il Panathlon, ovvero rispetto dell'avversario, rispetto delle regole e quindi è fair play, perché ricordiamo che la prima medaglia, diciamo, italiana del fair play è stata vinta dal mitico Eugenio Monti, che ha ricevuto la medaglia de Coubertin nel lontano 1964, quando fece quel gesto eroico, tra virgolette, insomma, consentitemi dal punto di vista sportivo, di dare un bollone agli avversari che ne erano sprovvisti del proprio bob. Un bullone che gli ha consentito all'avversario di vincere. Certo, assolutamente sì, e di rimandare l'appuntamento con l'oro olimpico alle edizioni di Grenoble del 68. Noi siamo un'associazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, per cui siamo di fatto, insomma, della famiglia olimpica. Abbiamo tra i nostri soci ovviamente onorari Roberto Zandonella, che per noi è un orgoglio, e che vedremo come tedoforo poi più avanti qui a Vittorio Veneto, e cerchiamo di divulgare lo spirito olimpico e i principi dello sport, perché ricordiamo che lo sport è metafora di vita. Grazie Alda, ti farò un'altra domanda dopo. Intanto è partito il cammino della fiaccola della fiamma olimpica a Vittorio Veneto da piazza Giovanni Paolo I. Come vedete, davanti alla tedofora c'è il furgone dell'organizzazione e accanto a lei vedete le 4 guardie del corpo, passatemi il termine, che appunto preservano la tedofora da ogni inconveniente. Lungo la strada il Comune ha invitato le associazioni sportive ad essere presenti, oltre ai cittadini ovviamente. È chiaro che il maltempo in questo condiziona un po' tutta la giornata. Comunque nel primo tratto dovevano esserci, ci sono degli portacolori della Notoli Nuoto e anche del Panathlon Club, e a seguire dopo, a partire dal secondo tratto, ma stiamo già per arrivarci perché i tratti sono brevi. Ci saranno 3 società che hanno a che fare più o meno con le arti marziali: Round 1, Kido Ryu e Taekwondo.
a seguire l'ultracycling, ma vediamo insomma la Tedofora sta percorrendo via Cosmo, il primo tratto, la prima tappa della camminata, perché come vedete i tedofori non sono ovviamente obbligati a correre. Ecco, vediamo che c'è il primo cambio, non verrà, almeno così ci è stato detto, passata di mano la fiaccola, invece forse sì. C'era stato detto che sarebbe stata accesa una seconda fiaccola, invece in questo caso viene passata di mano in mano dalla prima Tedofora al secondo. Ha già concluso, diciamo, il suo percorso. Vedete che non è stato molto faticoso, se non forse più per il maltempo e per la pioggia che non certo per la distanza, perché appunto sono circa 200-300 metri. Si prosegue lungo via Cosmo e si va verso via Lioni, e appunto trotterellando, insomma, mettiamola così, non camminando ma neanche correndo. Vedete col mezzo davanti al Tedoforo e le nostre telecamere che lo seguono a debita distanza. Volevo chiedere, continuando appunto a parlare con Alda Zaccariotto, presidente del Panathlon Club Vittorio Veneto, ci hai detto che state andando nelle scuole a portare i valori dello sport, e la risposta dei ragazzi, io lo so già, ma diciamo ai nostri telespettatori, la risposta dei ragazzi di fronte a questo. Beh, la risposta è entusiasmante, devo dire, perché in un'epoca, diciamo, del virtuale, il digitale, e quindi il parlare di persona, vedere di persona le persone, quindi i campioni come Zantonella e anche Massimo Cetolin, che si è prodigato assolutamente per questa iniziativa e che ringraziamo, è veramente, apre il cuore, perché c'è ancora, basta andare a scavare e nei ragazzi c'è ancora lo spirito olimpico, la fiamma olimpica riesce ad essere ravvivata, e questo fa molto piacere. Riesce a scaldare ancora. Mi diceva Massimo Cetolin che ci sono davvero tante le domande dei ragazzi. Ci interrompiamo un attimo perché c'è un ulteriore cambio, già terminato anche il secondo cammino del secondo Tedoforo, passaggio della fiaccola, il secondo Tedoforo si toglie dal percorso con un attimo di indecisione, la staffetta è passata, adesso vediamo che partirà. Siamo all'altezza del comando dei Carabinieri Forestali per la Biodiversità, mi sembra, sì, esatto. Quindi siamo in via Lioni e ci si dirige verso est, appunto verso l'incrocio cosiddetto dei Frati, dove ci sarà sicuramente un altro cambio. Vedete qualche passo di corsa e dopo sicuramente si rallenterà. Bene, ringraziamo Alda Zaccariotto, grazie di essere stata con noi, grazie di quello che fate per queste Olimpiadi anche come Panathlon Club, e buon lavoro per la tua esperienza da volontaria. Grazie e buone Olimpiadi a tutti quanti, grazie. Grazie allora Alda Zaccariotto, e nel frattempo ci ha raggiunti un'autorità vittoriese, abbiamo visto nel teleschermo la sindaca alla partenza, e ci ha raggiunti qui in postazione, molto più comodo, senza pioggia e al coperto, il vice sindaco Marco Dus. Allora adesso Marco, seguiamo questo, penso che ci sia a breve, ecco qua già il cambio. Diciamo che non è che fanno tanta fatica i tedofori, perché questi 200 metri passano in un soffio. Adesso vediamo, ci sarà l'ennesimo cambio. Qui in questo caso invece c'è anche il cambio di fiaccola, mentre prima si sono passati la fiaccola tra uno e l'altro, adesso c'è appunto l'accensione di una nuova fiaccola. Penso che serva anche per evitare che si scarichino queste fiaccole, che non so che durata abbiano. So che hanno sono state studiate per non spegnersi anche in caso di grande vento, però evidentemente, probabilmente dico io, la carica non ha una durata molto lunga. Siamo ancora in via Lioni, tra poco si girerà verso destra, verso via Rizzera. Allora Marco Dus, vice sindaco di Vittorio Veneto, sei anche tu uno sportivo, non sei lì ma sei qua in veste, diciamo, istituzionale. È comunque una bella cosa per la città ospitare la fiaccola olimpica.
Beh, sicuramente è un onore perché è un evento insomma, che sappiamo che si ripete non molto spesso e non molto di frequente, quindi è veramente un onore e direi anche un momento storico perché poi verrà ricordato da tutti i vittoriesi. Un passaggio è un passaggio assolutamente di tutto rilievo. Il tempo, lo sappiamo e lo vediamo anche da queste immagini, non è dei migliori, però se qui piove lassù, e con lassù intendo Cortina, nevicherà, e quindi questa cosa qui è sicuramente positiva, visto che quelle che si svolgeranno saranno delle Olimpiadi invernali, per cui condizione sine qua non quantomeno che ci sia la neve. Mettiamola così, Vittorio Veneto ha portato la neve a Cortina per le Olimpiadi. Esatto, sì. Direi assolutamente di sì, e comunque vedo che la città ha accolto assolutamente con calore, nonostante le temperature e il tempo, l'arrivo della fiamma olimpica. Lo sta facendo in questi momenti, vedo tante persone lungo il percorso, ce ne sono anche qui molte in Foro Boario che stanno attendendo. Noi mi pare che come organizzazione ci stiamo muovendo bene, perché anche qui c'è un grande sforzo da parte di tutti, volontari e comune, per garantire la sicurezza, e per cui insomma è un momento molto emozionante per la nostra città, e che ci fa piacere fare questo piccolo pezzo di puzzle nel grande gioco delle Olimpiadi. Sicuramente è un pezzo di puzzle davvero importante, perché appunto oggi la fiamma sale nella provincia dove si svolgeranno le Olimpiadi, almeno una parte, quindi oggi pomeriggio arriveremo in provincia di Belluno. Siamo noi l'anticamera di questo passaggio. Adesso vediamo la fiaccola, ha girato per via Rizzera, in questo momento è in via Peruchina, informazioni prettamente vittoriesi per qualcuno che voglia riconoscere le strade. Ci sono stati ormai diversi cambi. In questo tratto di strada ci dovrebbero essere gli esponenti di Vittoria Atletica, Scuola di Maratona e dei gruppi di cammino, che come detto l'amministrazione comunale ha coinvolto per appunto accompagnare la fiaccola. Chiaramente doveva essere prevista la presenza anche di tanti ragazzini. È chiaro che, visto il tempo, qualcuno c'è, come lo vediamo in questo momento, però chiaramente non è possibile avere le folle. Però, come sottolineava giustamente il vice sindaco Marco Dus, c'è gente lungo le strade, nonostante la pioggia, il vento e il freddo, la gente è lì a vedere la fiaccola che passa, perché è un appuntamento che è storico. Marco, Vittorio accoglie volentieri ovviamente questa fiaccola, perché comunque è una città che allo sport ha sempre tenuto e allo sport tiene. Sì, certo, noi abbiamo in città numerosi impianti sportivi che vengono usufruiti un po' da tutto il territorio, non solo dei cittadini vittoriesi. Storicamente abbiamo un parterre di atleti assolutamente di tutto rispetto, che si sono distinti in diverse discipline, per cui diciamo la vocazione sportiva della nostra città lo è da sempre, e speriamo che lo sia anche in futuro con le nuove leve che stanno avanzando. Nuove leve e nuovi impianti, ti passo questo assist. Sì, gli investimenti che noi abbiamo in programma come appunto piano di investimenti sono assolutamente di tutto rilievo, perché riguardano sia il primo tra tutti la realizzazione della nuova piscina comunale, ma poi anche l'impianto, il nuovo campo da rugby, che insomma speriamo a breve di riuscire a instradare, e quindi ci sono grandi investimenti che abbiamo sia in programma, ma anche alcuni che sono stati già attuati, come la sistemazione di alcune palestre che richiedevano appunto di investimenti. Una palestra che ne arriva una tra poco, mi pare, no? C'è in arrivo il completamento di una nuova. Il regista continua a dirmi di spostare il microfono, adesso vediamo che prima della fine riesca a tenere la distanza giusta, ma mi interrompo perché in questo momento sta accendendo la sua fiaccola Roberto Zandonella. Non me ne vogliano gli altri, ma forse questa è la star, diciamo, tra i tedofodi che percorreranno il tratto vittoriese. Roberto Zandonella, che le Olimpiadi non solo le ha disputate, ma le ha pure vinte nel 1968, quando a Grenoble
vinse l'oro nel bob a 4 assieme al mitico Eugenio Monti, a cui ha accennato prima Alda Zaccariotto, e del quale vedremo presto, non so esattamente quando, ma una fiction o un film, insomma, sulla Rai, che proprio stanno presentando in questi giorni un film proprio sulla storia di Eugenio Monti. Bene, questo signore che vedete che sta per partire, Roberto Zandonella, era sul bob assieme a Eugenio Monti quando nel 1968 a Grenoble l'Italia vinse l'oro nel bob a 4. Eccolo in via Galilei. Roberto Zandonella è stato invitato a partecipare a questo diciamo, trasporto della fiamma tricolore. Lui l'ha già portata nel 2006, questa volta ha un'emozione diversa, non solo perché ha 20 anni in più, ma anche perché appunto è nella sua città di adozione, perché lui sarebbe cadorino di Dosoledo, ma vive a Vittorio Veneto da tantissimi anni, dove appunto ha fatto crescere anche generazioni di sciatori col suo impegno, specialmente con i bambini piccoli della Scinottoli Vittorio Veneto. Vediamo che sta camminando, sorridendo. Mi aveva detto Roberto Zandonella, lo chiamerò Zando perché tutti lo conoscono come Zando, mi aveva detto: Zando, sì, ho accettato l'invito volentieri a portare la fiaccola, alla condizione di poter solo camminare, perché se mi chiedevano di correre sarebbe stato un problema. Non so l'età esatta, ma penso che gli 80 siano stati superati e, come vedete, li porta comunque egregiamente, e saluta anche gli spettatori che lungo il percorso lo stanno sicuramente acclamando. Secondo la mappa, diciamo, che ci è stata fornita, dovrebbe esserci la scherma Vittorio Veneto e il rugby Vittorio Veneto, che appunto accompagnano in questo tratto assieme al Kodokan Judo, laboratorio marziale, e poi andando avanti pallacanestro Vittorio, sempre in via Galilei, pallacanestro Vittorio Veneto e Rolly School. Per allora, Marco, dicevamo di questi impianti sportivi che crescono, e c'è anche, abbiamo citato i gruppi di cammino, a Vittorio Veneto, come altri comuni, anche attraverso l'USL, lo sport viene promosso non solo per l'agonismo ma anche per la salute. Sì, assolutamente, lo sport innanzitutto è per quello, per la salute di ogni singolo cittadino, poi se c'è chi ha voglia, l'interesse e la forza di fare anche dell'agonismo, ben venga. Noi comunque lo promuoviamo in tutte, diciamo, le attività che riusciamo a mettere in campo. Abbiamo anche uno straordinario paesaggio di cui siamo... Scusa se ti interrompo, Marco, perché Roberto Zandonella ha finito la sua fatica, sta passando la sua fiaccola al tedoforo che la sta seguendo. Scusa. Sì, dicevo che il paesaggio che ci circonda ci permette anche di godere, di fare attività sportive all'aperto. Questo è sicuramente un altro dei punti di eccellenza della nostra città, perché appunto siamo ricchi di percorsi sia ciclabili che pedonali che ci permettono appunto di stare in mezzo alla natura e poter comunque fare delle attività sportive. Quindi questa è una peculiarità sicuramente notevole della nostra città. Ti offro un altro assist, stiamo vedendo persone camminare in mezzo alla strada per Vittorio Veneto, e biciclette magari meno perché piove, ma insomma l'idea di vedere una Vittorio sempre più pedonale e ciclabile so che vi piace. Sì, piace a noi, mi piace soprattutto alle persone che quotidianamente, posso dirle insomma con una certa sicurezza, ce lo richiedono, perché appunto sia per le proprie caratteristiche urbanistiche della città, ma anche per il fatto che sia appunto immersa nel verde, è una città vissuta molto da chi si muove a piedi e in bicicletta. In questo caso le infrastrutture sono un po' più complicate da inserire nel tessuto urbano, perché naturalmente l'equilibrio tra chi giustamente si deve muovere in auto, deve poter parcheggiare, e chi voglia godere un po' di una mobilità lenta non è sempre facile da riuscire a trovare, però è un equilibrio che stiamo cercando, insomma, ecco. State cercando anche con delle idee che ci hai raccontato sui quotidiani e sui settimanali della settimana che si sta concludendo. Vediamo in questo tratto il tedoforo, la tedofora addirittura corre, e anche questo è un bel segno, insomma c'è chi cammina, c'è chi corre, vedete la staffetta della polizia stradale, anche il nostro cameraman comunque sta correndo se riesce a tenere il suo passo, e ringraziamo di nuovo
Michele Dalmagro e Mirko Andreetta, che si fanno anche loro la loro passeggiatina. Loro, a differenza dei tedofori, non si fermano dopo 200 metri, ma si faranno tutto il percorso e li accoglieremo sicuramente qui al Sacrario delle Bandiere, dove siamo ospitati al calduccio, anche se non c'è il riscaldamento, ma sicuramente stiamo meglio che fuori, dove purtroppo l'aria seravallese e la pioggerella non sono certo molto gradevoli, mettiamola così. Vediamo che c'è un altro cambio di tedoforo, siamo all'altezza di via Galilei ancora, ce ne sarà ancora un piccolo tratto, viene istruito il tedoforo anche su come tenere la fiaccola. È chiaro che c'è tutto un cerimoniale, ci è stato detto che ai tedofori è stato dato un volumetto addirittura con tutte le istruzioni per come dovevano comportarsi. Intanto salutiamo Marco Dus, buona giornata, se eventualmente ci sentiamo dopo. Dicevo che ai tedofori è stato dato un volumetto, siamo all'altezza di via 24 maggio per la precisione, un volumetto con tutte le istruzioni di come si dovevano comportare, cosa dovevano fare, cosa potevano fare, cosa non potevano fare. È stato dato come ricordo, avranno sicuramente oltre all'emozione anche questo abbigliamento che vedete indossano, questa giacca che copre, una giacca antipioggia, antivento, e dei pantaloni oltre al berretto e i guanti. Questo sarà, oltre all'emozione, il ricordo tangibile che rimarrà a tutti i 10.001 tedofori che in queste settimane stanno accompagnando la fiamma, che è partita in novembre, se non ricordo male, da Olimpia, e il 6 febbraio accenderà il braciere nello stadio di Giuseppe Meazza, detto San Siro, a Milano, nella cerimonia, diciamo, di inaugurazione ufficiale di queste Olimpiadi Milano Cortina 2026. Siamo in via Galilei, tra poco ci sarà una curva a sinistra lungo via Da Vinci, attraverso la quale si sboccherà sul Viale della Vittoria, il viale principale del centro cittadino, che poi verrà percorso in tutta la sua lunghezza verso nord, quindi si entrerà in via Cavour e alla conclusione di via Cavour ci sarà la curva e l'ingresso negli ultimi metri, qui dove ci troviamo, in piazza Foro Boario, all'ingresso di Serravalle. Vediamo che siamo ancora in via Galilei, all'incrocio con via Scrizzi in questo momento. Questa tedofora cammina, non è come altri che hanno corso. Penso che siamo arrivati al cambio, ecco lì il nuovo tedoforo, cambio anche di fiaccola, vedete che ogni qualche passaggio viene sostituita anche la fiaccola, si accende quella nuova e si è pronti a partire. Tra pochi metri si svolterà, come detto, verso sinistra per entrare in via Da Vinci, il breve tratto di via Da Vinci, per poi entrare in Viale della Vittoria. Vediamo che c'è un attimo di attesa, partono i mezzi, parte la carovana e parte anche la nuova tedofora, accompagnata dai 4 angeli custodi che garantiscono e danno anche una sua, diciamo, conformazione al plotoncino che sta accompagnando il fuoco. Vedete che la fiamma resiste nonostante il vento e la pioggia, perché, come detto, la fiaccola è stata studiata ovviamente apposta, le persone anche alle finestre che salutano. È davvero una attività, diciamo, un'iniziativa semplice nel suo che una persona che passa con una fiaccola, però è sicuramente emozionante proprio per il significato che rappresenta il fuoco che è stato acceso a Olimpia. Come ogni volta che ci sono delle Olimpiadi, siano esse estive o invernali, parte da Olimpia, dove si sono svolte le prime Olimpiadi della storia, e arriva nella destinazione dove a rotazione le manifestazioni olimpiche si organizzano e si svolgono. Siamo nell'ultimo tratto di via Galilei, uno dei 2 tratti lunghi, uno verso nord, nella direzione sud-nord, uno è su via Galilei, l'altro è il Viale della Vittoria, dal quale tra pochi metri ci si inserirà. Adesso vedete c'è stata la curva verso via Da Vinci, un breve tratto di via Da Vinci verso ovest in questo momento, e quando si entrerà sul viale saremo in Viale della Vittoria. Vedete
il tratto, il Tedoforo saluta, c'è sicuramente le persone che richiamano e che salutano il fuoco al passaggio, c'è un nuovo cambio, vedete il nuovo Tedoforo ha già preso in mano la fiaccola e nel frattempo, se sentite dei rumori di fondo, è arrivata la sindaca che invitiamo presto a raggiungerci qui in postazione. Intanto sta per partire il nuovo Tedoforo e sta per partire l'ultimo tratto di via Da Vinci. Ciao sindaca, adesso presto avremo modo di parlare, vediamo, anzi sindaca, vediamo, vedi in diretta che stanno per entrare in Viale della Vittoria per poi risalire e passare davanti al municipio, eccetera, eccetera. Allora, sei stata alla partenza, che aria c'era? Aria intendo come spirito più che l'aria, il vento. Direi che c'era uno spirito olimpico in tutti i sensi, la gente era molto emozionata, molto felice di essere lì in quel momento, anzi ringrazio tutti i cittadini anche del comune di Vittorio Veneto ma anche delle altre città che si sono riversati qui da noi e penso che sia un momento veramente emozionante per tutti, carico di valori universali di pace, solidarietà, fratellanza e si sente veramente, più ci avviciniamo alle Olimpiadi più il calore delle persone sale, quindi per noi è veramente bellissimo, grazie al comitato Milano Cortina che ha scelto la città di Vittorio Veneto, grazie all'organizzazione, mi sento di ringraziare la polizia locale, le forze dell'ordine e tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo importante evento. Se posso dire, da vittoriese, il fatto di vedere anche tutta questa gente, comunque nonostante la giornata, il meteo, eccetera, che segue questa, che comunque è una cosa molto semplice, perché oltretutto, con tutto il rispetto, non ci sono personaggi del mondo dello sport, così, sono persone qualsiasi che portano la fiaccola, eppure c'è tanta gente e questo secondo me per uno sportivo è bello da vedere, no? Assolutamente sì, come dicevi tu, i Tedofori che sono 17, innanzitutto li ringraziamo, sono gente comune, un insegnante di educazione fisica, una mia collega, poi c'è un'altra figlia di un altro collega vittoriese, Roberto Zangonella, per quello che sta facendo. Ringraziamo veramente tutti e si sente appunto, come hai detto tu, il calore delle persone che mettono del loro su quello che questi Tedofori stanno portando avanti con tanta emozione e insomma bello che le persone rispondano in modo così forte a questo appello che arriva appunto per queste Olimpiadi. Io auguro a tutti gli atleti una buona Olimpiade e soprattutto a tutto il territorio insomma di guadagnare in termini anche di valori, ripeto, di condivisione del rispetto anche del territorio e di quello che offre un'Olimpiadi. Stiamo vedendo anche un nuovo cambio di Tedoforo, i Tedofori ormai sono diversi, quelli che hanno già concluso la loro fatica, chiamiamola fatica, insomma erano questi 200 metri, più che altro hanno concluso la loro emozione forse, e siamo quasi in Piazza del Popolo, siamo in Viale della Vittoria, riparte la carovana e ci sono anche lungo la strada, le abbiamo citate, diverse associazioni. Adesso siamo all'altezza di Viale della Vittoria, quindi dovrebbero esserci la pallacanestro Vittorio Veneto con Rolly School e poi più avanti all'altezza del piccolo rifugio, ma dobbiamo aspettare ancora un po' perché c'è la Piazza del Popolo e poi la parte nord del Viale della Vittoria ci saranno i Lupi del Cansiglio, i Falcons e l'Eurobike, associazioni sportive che hanno a che fare con la disabilità, quindi onore al merito. E è bello anche che si siano ritrovati proprio davanti al piccolo rifugio che partecipa con calore e con entusiasmo al passaggio proprio davanti alla loro struttura della fiaccola olimpica. Sindaca, c'è stata questa partecipazione anche delle associazioni sportive, mi sembra un bel segno anche questo. Assolutamente sì, quando abbiamo saputo appunto che la fiamma olimpica transitava per Vittorio Veneto abbiamo coordinato insomma le associazioni sportive che hanno risposto con molto entusiasmo a questo appello e appunto stanno portando i loro atleti, i loro ragazzi a vedere appunto la fiamma e quindi le associazioni sportive che sono poi fulcro della nostra città, su cui gira attorno tutta una serie di impegni. Guarda quanta gente c'è adesso in Viale della Vittoria dove ci sono appunto le associazioni e questo per noi è molto importante e dà anche risalto alla loro attività, quello che fanno quotidianamente portando avanti con tanta dedizione e sacrificio il bene dei ragazzi che è l'attività sportiva, non solo dal punto di vista salutare e di sport ma anche dal punto valoriale, ecco, che dicevamo prima. Certo, adesso vediamo che c'è un nuovo cambio di Tedoforo,
qui si cambia anche la fiaccola, vediamo che c'è l'accensione della nuova fiaccola e appunto il tedoforo sta per partire esattamente davanti al municipio. Vedi le tue finestre chiuse, sindaca, perché sei qua, oggi non si lavora in municipio, si lavora sul territorio e si sta per partire. Sì, assolutamente sì, volevo anche ricordare che con me alla partenza c'era il sindaco di Revine Lago Magagnin. Scusate, adesso c'è anche un fuori programma, c'è una fiaccola storica, se non ricordo male, se non ho capito male, è una fiaccola del 1956 dell'epoca che un vecchio tedoforo ha voluto avvicinare, almeno avvicinare, mi pare che non le abbiano lasciate accendere, ma comunque c'è stato questo ideale contatto tra la fiaccola di dunque 56 arrivare al 2026, sono 70 anni, dopo 70 anni la fiaccola ha ancora sfiorato di nuovo il fuoco delle Olimpiadi. Stavi dicendo, scusa che ti ho interrotto. Sì, stavo dicendo che con me alla partenza e anche qui all'arrivo c'è il sindaco di Revine Lago Magagnin e l'assessore di Tarzo Simone Baldassar, che sono venuti anche loro qui ad accogliere la fiamma olimpica, e quindi è bello anche, voglio dire, c'è una condivisione di tutto il territorio, quindi è l'unione anche delle forze dei sindaci e del territorio in onore delle Olimpiadi. Beh, allora a questo punto, sindaca, chiamiamo anche il sindaco di Revine, così sentiamo anche da lui due parole. Intanto vediamo il tedoforo che sta percorrendo il tratto, diciamo, più a nord del Viale della Vittoria. Chiediamo al sindaco Magagnin di pazientare un attimo, stiamo per passare davanti al piccolo rifugio, questa struttura molto nota ai vittoriesi, non solo, che sta attendendo con trepidazione il passaggio proprio davanti a loro della fiaccola olimpica. In quella zona ci saranno i Lupi del Cansiglio, i Falcons, Vittorio Veneto e l'Eurobike, 3 associazioni sportive che lavorano con i ragazzi con disabilità, e quindi eccoli qua, stiamo per arrivare all'altezza del piccolo rifugio e appunto è bello anche che ci sia questa partecipazione un po' globale. Allora, a proposito di globalità, siamo a Vittorio Veneto, ma abbiamo di fianco a noi il sindaco di Revine Lago, Massimo Magagnin. Anche questo fatto di essere qui fuori dal vostro comune è un bel segno di partecipazione, no sindaco? Beh, sicuramente, come dico spesso da qualche anno a questa parte, si guarda anche oltre il proprio orticello. In questo caso non avrei potuto fare altrimenti, però ringrazio ovviamente Mirella, sindaco di Vittorio Veneto, per l'invito. È un'occasione che non si poteva assolutamente perdere, perché chissà quando ci ricapiterà. Approfitto per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per ospitare qui questo 49esimo passaggio di tappa. Sappiamo che da oggi comunque inizieremo anche a toccare la provincia di Belluno, che è sede vera e propria della 25esima Olimpiade invernale. Bello, peccato per il tempo, ma da una parte ricordo siamo a gennaio, siamo in pieno inverno e sono le Olimpiadi invernali. Qui piove, ci sono 5 gradi, speriamo che nel bellunese ci sia qualche fiocco di neve. Abbiamo già detto prima che il passaggio a Vittorio Veneto ha portato la neve a Cortina, perché fino adesso non c'era, oggi c'è neve, quindi abbiamo portato la neve a Cortina, vendiamola così, insomma, questa giornata di pioggia. Sindaco, hai giustamente detto appunto il fatto di collaborare e guardare oltre il proprio orticello. Ci siamo visti qualche giorno fa in municipio quando si parlava del bilancio, diciamo, dell'attività della polizia locale, e questa è la conferma che guardate oltre il vostro orticello. Intanto, scusa, mi fermo perché siamo davanti al piccolo rifugio, l'abbiamo detto che c'era appunto questo momento, non ci saranno soste, non sono previste dal cerimoniale, però c'è il passaggio, il saluto della grande famiglia del piccolo rifugio e delle associazioni che sono lì a salutare il passaggio, il cambio del testimone, del cambio della fiaccola proprio davanti al piccolo rifugio. Dicevamo il fatto di avere questa attività di polizia locale assieme dimostra che è vero quello che ha appena detto, cioè che si comincia a ragionare non sotto il proprio campanile, ma guardando un po' con lo sguardo più alto.
nel 2026, ormai è in piedi da diversi anni, circa 9 anni, direi che è necessario unire le forze. Bene, allora adesso voi dopo rimarrete qua o andate a cogliere la fiamma che arriva, ci sono le bandiere che sventolano, sapete che fuori di qua c'è molto vento, comunque buon lavoro. Grazie. Grazie e ringrazio la Tenda TV per il lavoro che sta facendo, grazie tante. Ringraziamo anche la consulta dell'associazionismo combattentistico ed Arma che ci sta ospitando in questo posto che sicuramente è più coperto di quello che c'è fuori. Buon proseguo, buona giornata a tutti. E buone Olimpiadi anche a voi, grazie al sindaco di Revine Lago Massimo Mangagnin e alla sindaca di Vittorio Veneto Mirella Bagliana che ci hanno appunto portato la loro testimonianza. Siamo ormai con i tedofori abbastanza vicini perché come vedete siamo in via Cavour, in fondo a via Cavour alla semicurva di questa via adesso c'è un ulteriore cambio di tedoforo, cambio anche di fiaccola. In fondo a questa semicurva ci sarà la curva a destra e l'ingresso in Foro Boario dove ci sarà appunto l'ultima tappa, l'ultimo tedoforo per questa tappa vittoriese. Giustamente la sindaca di Vittorio Veneto e il sindaco di Revine Lago ci hanno lasciati per andare a cogliere la fiamma che hanno salutato alla partenza e vanno a accoglierla all'arrivo di questi circa 3 chilometri di trasferimento. Tanto siamo qui all'interno della chiesetta Sacrario delle Bandiere, chiaramente se sentite dei rumori di fondo ci può stare perché ci sono tutti i vari corpi, le varie associazioni che sono qui a ospitarci e sono anche qui a tenere i loro gonfaloni. Stanno arrivando, forse si sentono anche i rumori di fondo, sta arrivando la carovana perché appunto mentre vediamo inquadrata una tedofora in via Cavour, l'inizio della carovana è già arrivata in Foro Boario, al di fuori della nostra sede. È chiaro che ci sarà qualche rumore di fondo, intanto i rappresentanti delle varie associazioni d'Arma si spostano dal Sacrario con i loro gonfaloni e anche questo momento diciamo solenne dell'arrivo della fiamma olimpica viene salutato con i loro gonfaloni che appunto accolgono con tutti gli onori l'arrivo della fiamma. Nel frattempo vediamo questo, forse è il penultimo tedoforo o ultimo, è Vanessa Tonon, un'atleta che anche lei ha ottenuto di poter portare la fiaccola in questo ultimo tratto. Invece il presidente degli alpini Maurizio Casetta e il vice Roldano De Biasi portano un mini braciere che è contenuto all'interno del Sacrario delle Bandiere dove ci troviamo, lo portano all'esterno e dove verrà probabilmente acceso questo gesto simbolico della fiamma che arriva a Vittorio Veneto e viene acceso il braciere. Chissà se i nostri cameraman riusciranno a inquadrare il momento in cui verrà acceso il braciere. Intanto siamo nel tratto finale di via Cavour dove c'è appunto l'ultimo passaggio, forse sentite in sottofondo il rumore, la musica e il vociare dei mezzi della carovana che sono già arrivati con gli sponsor tecnici delle Olimpiadi che precedono appunto la carovana con i tedofori e i 4 accompagnatori che vedete vestiti di blu, mentre il tedoforo ovviamente è quello bianco. Il tedoforo sta facendo la curva in via Cavour e quindi siamo arrivati al traguardo, chiamiamolo così, di Foro Boario, dove ci sarà appunto gli ultimi passi del tedoforo vittoriese prima di spostarsi
prima che il fuoco venga rimesso nella lanterna, che verrà trasportata fino a Valdobbiadene, dove ci sarà la successiva tappa. Abbiamo detto che dopo Valdobbiadene ci sarà la tappa di Feltre, la tappa di Trichiana e si concluderà la giornata con l'arrivo nella città capoluogo di Belluno. Vediamo che questo è il momento, ecco, vediamo esattamente il momento in cui il braciere che era qui in fianco a noi fino a qualche istante fa, contenuto all'interno del Sacrario delle Bandiere, doveva essere acceso, ma con la stessa severità con cui non è stato concesso di accendere la fiaccola del vecchio tedoforo, il fuoco è stato portato avanti e vedete che si sta arrivando all'ultimo momento di questa tappa vittoriese, quando il fuoco verrà riconsegnato alla lanterna. Vedete che c'è l'accensione della lanterna che verrà trasferita sugli automezzi per essere portata poi a Valdobbiadene per la prossima tappa. Vediamo questo momento solenne, la fiamma è stata trasferita, il tedoforo viene portato a conclusione e i volontari accompagnatori del tedoforo salutano la folla e la carovana ripartirà da Vittorio Veneto per dirigersi, come si diceva, verso Valdobbiadene. In piazza Foro Boario adesso è coperta, diciamo, dalla folla che si era radunata a vedere il traguardo. C'era anche una installazione, non so se in qualche maniera riusciamo a inquadrare Olimpia, l'opera realizzata da l'artista vittoriese, la vedremo dopo, adesso c'è troppa gente, comunque intanto ve la racconto. Olimpia, l'opera realizzata da Maurizio Armelin, l'artista vittoriese, con l'ausilio di Metalmont, rappresentano i 5 volti che rappresentano le 5 etnie della terra nei 5 colori dei 5 cerchi olimpici, che sono i 5 colori che rappresentano i 5 continenti. Questa installazione che in questo momento è qui in Foro Boario ad accogliere. Ecco, abbiamo acceso finalmente anche la fiaccola del 1956, all'epoca veniva lasciata ai tedofori, adesso come sappiamo le fiaccole non vengono lasciate ai tedofori che le hanno portate. Dicevo, questa installazione è stata realizzata e posizionata ad accogliere la fiamma olimpica e poi successivamente verrà posizionata in una struttura sportiva vittoriese. Ecco, vediamo l'ultimo tedoforo di oggi con la fiamma che è stata portata qui a Vittorio Veneto. Nel frattempo la fiamma se ne sta già andando, quella che deve proseguire verso Milano, e si è fermata un pezzo di fiamma nella vecchia fiaccola che fu usata nel 1956 proprio in occasione delle prime Olimpiadi invernali di Cortina 1956. Vedete sulla destra l'automezzo che porta i volontari che hanno, diciamo, scortato i tedofori, e la fiamma al suo interno nella lanterna che abbiamo visto accendere, e si saluta. Vedete che è proprio una tappa di transito, si sapeva che lo era e così è stato, senza soste, senza discorsi. La fiamma se ne va con la sua carovana verso la prossima tappa. Vediamo che ancora la grande mole di gente non lascia, diciamo, in senso buono passare gli automezzi della carovana. Intanto c'è la fiaccola del 1956 che arde. Anche questo è un modo per ricordare l'evento del passaggio della fiaccola olimpica, anche allora passò per Vittorio Veneto verso il Cadore, dove appunto andò a accendere il braciere che quella volta era sistemato a Cortina d'Ampezzo, mentre, come abbiamo detto,
quest'anno in questa doppia sede di Olimpiadi il braciere sarà a San Siro. Sta per arrivare, sembra, una tedofora anche qui da noi. Tanto vediamo le immagini. Vediamo le immagini della fiaccola che se ne va e intanto ci ha raggiunti in postazione l'ultima tedofora. Allora, ti chiami? Vanessa Tonon. Ok, ti avevamo già presentato. Allora, sei stata l'ultima, quindi hai portato la fiaccola nel tratto, diciamo, più importante. Raccontaci un po' l'emozione che hai vissuto. Dall'inizio alla fine è stata un'emozione pazzesca, perché comunque abbiamo incontrato tante persone che ci hanno messo a nostro agio, e vedere Vittorio Veneto entrambi i lati della strada pieni è un'emozione. Hai la voce che ti trema, sei davvero emozionata. Sì, molto molto. Ascolta, ti sei iscritta tu in questo portale e cosa ti ha spinto a farlo? Mi ha spinto perché in realtà era un percorso che io ho fatto anche una tesi di laurea, quindi durante una pubblicità di Sanremo ho mandato la candidatura e poi a novembre mi è arrivata la risposta e sono contentissima. Ecco. Hai fatto una tesi di laurea su queste cose? Sì, assolutamente. E cioè esattamente? Dal punto di vista di marketing territoriale. Ecco. Ah, ok, quindi... L'organizzazione, un po' la storia di quello che sono stati i Giochi Olimpici in Italia, a Cortina, a Torino e poi arrivando alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ecco. Tu sei una sportiva, giusto? Io sono una sportiva, gioco pallavolo in Serie C, quindi Vittorio Veneto, Aurora Volley Vittorio Veneto e... Eccomi qua. E quindi per uno sportivo portare la fiaccola olimpica, non so se ti rendi veramente conto di cosa hai fatto. Sì, faccio parte di quei 10.001 e sono veramente entusiasta adesso si chiude un ciclo, ecco, diciamo, del personale. Ecco. Ascolta, sappiamo che le Olimpiadi sono diciamo, l'evento principale di tutti gli sport, ha un sapore diverso anche da tutti gli altri campionati, tutte le altre manifestazioni. I valori olimpici per una sportiva che comunque gioca a uno sport di squadra, come li senti, come li provi? Sicuramente le emozioni sono sempre forti, ovviamente quando ero grande così immaginavo di arrivarci alle Olimpiadi, non è possibile per tutti, ecco, però ci sono altri modi per arrivarci, ecco, esatto. E mai perdere la speranza. In un certo senso hai partecipato alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sì. Ok, grazie Vanessa, complimenti, e ci ha raggiunto un altro tedoforo. Vieni, raggiungici qua. Buongiorno, intanto presentati. Io sono Lorenzo, vengo da Treviso e oggi per me è un grandissimo onore, piacere aver portato a fiaccola olimpica, è stato un momento indimenticabile. Sei uno sportivo anche tu? Esattamente, sì, bravo. E che sport pratichi? Io sono uno schermidore, però ho una grandissima passione anche per lo sci, quindi diciamo è perfetto. Sei esatto. Notizia. Esatto. Ok, ascolta, spiegaci un po', perché è una curiosità anche questa, ci sei anche tu probabilmente iscritto tramite il portale per fare il tedoforo, ma hai scelto tu la destinazione di Vittorio Veneto o ti è stata assegnata? No, mi è stata assegnata, io sono di Treviso appunto come ho detto prima, però per me andava benissimo, mi è stato detto Vittorio Veneto, io non ho potuto dire assolutamente di no, anzi una bellissima città, un bellissimo paese, una grandissima accoglienza, devo dire che nonostante la pioggia tanta gente è scesa per supportarci e questo devo dire un grazie a loro. Ascolta, l'emozione, Vanessa aveva la voce che gli tremava, te sei un uomo e trema un po' meno, però l'emozione c'è stata. No, assolutamente, l'emozione è dentro, cerco di contenerla, ma è grandissima e fortissima. Devo dire che rimarrà un ricordo indelebile quello che ho vissuto, però questo anche grazie appunto a tutte le persone, tutti i bambini e bambine che erano intorno e mi salutavano, questo è un bellissimo ricordo. Bene, grazie, allora complimenti a questo nuovo tedoforo che ci ha raggiunti e salutati, e vediamo che intanto nella chiesetta Sacrario delle Bandiere c'è ancora in corso una specie di nuova accensione del braciere. Roldano De Biasi è da questa mattina che sta cercando di organizzare questa cosa e ce la faremo, perché tra poco abbiamo 2 tedofori che accenderanno, lo vediamo in questo momento,
il vecchio braciere. E intanto ci sono le dichiarazioni ufficiali anche dei nostri due tedofori che abbiamo sentito, una pallavolista e uno schermidore sciatore che hanno portato la fiamma fino a qui al Foro Boario. Adesso hanno questo onore supplementare, diciamo fuori protocollo, di accendere addirittura il braciere, e siamo inquadrati, quindi possiamo pure procedere con l'accensione del braciere. Speriamo che non esploda, ma insomma ce la possiamo fare. C'è un braciere particolare, ecco, che vediamo l'accensione del braciere di Vittorio Veneto. Eccolo qua, la fiamma è arrivata al Sacrario delle Bandiere e adesso è accolta con un applauso un po' timido. Ma sapete perché è timido? Perché sono tutti con il cellulare in mano, perché vogliono riprendere il momento così diciamo importante e simbolico, tutti col cellulare in mano. Giustamente il nostro amico Roldano De Biasi ci ricorda che questa braciere è la fiaccola della pace che nel 2018, il centenario della conclusione della Grande Guerra, bruciò e fu accesa appunto qui a Vittorio Veneto nel ricordo della conclusione della Grande Guerra, appunto la fiaccola della pace, la stessa fiaccola della pace che oggi è stata accesa qualche istante fa qui in diretta per gli telespettatori della Tenda TV. Pensate che tutta la gente che è qui fuori al Foro Boario non ha visto questo momento, che solo voi che siete collegati sulla tenda riuscite a vedere. I nostri due tedofori, giovani tedofori, che hanno acceso questa fiaccola della pace, grazie appunto all'idea di Roldano De Biasi, che una ne fa e 100 ne pensa, è riuscito a inventare anche questa cerimonia all'interno di un luogo così, diciamo, simbolico e importante, qual è il Sacrario delle Bandiere, che contiene gonfaloni di tutte le associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto, ma non solo di Vittorio Veneto, e merita sicuramente una visita. E grazie alla Consulta che ci ha ospitato e ci sta ancora ospitando per questo momento. Adesso vedete avevate visto fino a qualche istante fa le telecamere che inquadravano l'esterno del Sacrario delle Bandiere, con tutta la gente che guarda quello che sta succedendo all'interno, cioè l'ascensione di questo braciere. Ringraziamo i nostri due tedofori che ci salutano e vanno e abbandonano il Sacrario delle Bandiere. Nel frattempo sono arrivati i nostri due grandi, anzi inviterei i nostri due, dopo, i nostri due operatori, c'è tempo, volevo vedere se avevano ancora un po' di sangue che circola per parlare. Intanto c'è il braciere che continua ad ardere, bisogna prestare attenzione. Potrei chiamare però qui di fianco a me il presidente, anzi mi sposto io, regia. Abbiamo il super mega presidente, adesso vediamo se ci inquadrano, presidente. Guarda, di fianco alla fiaccola della pace, siamo in diretta, presidente. Perché si sta bene qui? Siamo stati già bene qui dentro, adesso sì, col fuocherello ancora meglio, esattamente. Ascolta, allora presidente Maurizio Caseta, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Gli alpini non possono mai mancare in queste occasioni così. Assolutamente no, però ti do una notizia, se non sai, domani mattina la tappa che va da Pieve di Cadore a Valle di Cadore sarà fatta come tedofori da 266 alpini. Ah, solo alpini? Solo alpini. Ci sarà anche Maurizio Casetta? Certo. Ma con la fiaccola? Con la fiaccola, andremo su con la fiaccola tutti quanti, faremo una ventina, 16-20 metri a testa e... No, ma davvero 16-20 metri? Sì, certo, siamo in 260, sono 4 km e 8 di percorso, per cui basta fare un conto molto, molto semplice. Bene, abbiamo dato anche questa, sai che la comunicazione rispetto a queste iniziative dei tedofori sono sempre molto segrete.
Adesso, intanto che parliamo, ci danno delle cose da fuori onda, però adesso vedremo tra poco l'accensione della fiaccola, l'abbiamo già vista prima, ma adesso vedremo dal braciere, dalla fiaccola della pace del 2018, la fiaccola del 1956 di Cortina che verrà accesa. Adesso non appena la regia ci darà il segno che si può fare, noi lo faremo. Possiamo farlo. Accendiamo la fiaccola, ecco, immortalato dalle telecamere. Speriamo che non bruci tutto il sacrario qua, ma insomma adesso vediamo se ci vuole un attimo perché ha 70 anni per cui... sì. Niente. Bisogna insistere forse. Ok. Esatto, vediamo questo in questa inquadratura della fiaccola con i 2 tedofori. Spostiamoci, Presidente, perché qua siamo di troppo. No, stammi pure di qua. Allora vediamo in questo momento inquadrata la fiaccola del 1956 tenuta dai 2 tedofori che sta per... forse non si accende, evidentemente il carburante non è più efficace. Comunque è bello questo momento con 2 tedofori del 2026 che tengono la fiaccola del 1956, 70 anni dopo la fiaccola è ancora presente e a differenza loro purtroppo la fiaccola un tempo veniva lasciata ai tedofori, adesso a loro rimane solo il ricordo, l'emozione, ed ecco l'applauso per questo momento. Allora Presidente, spendiamo anche 2 parole di questo luogo che ci ospita, il Sacrario delle Bandiere, e c'è questo luogo di grande ufficialità e grande istituzionalità. Qual è il Sacrario? C'è anche il Presidente Prodromo. C'è anche il Presidente Prodromo che è il titolare, diciamo, della consulta e per cui ha in gestione questo Sacrario delle Bandiere. Lui può essere molto più preciso di me nel spiegare il Sacrario delle Bandiere. Va bene, allora Presidente, in 2 parole spieghiamo ai nostri telespettatori che hanno seguito una manifestazione sportiva che quindi è tutt'altro, ma spieghiamo, abbiamo detto che siamo nel Sacrario delle Bandiere, spieghiamo cosa contiene questo Sacrario. Questo Sacrario è da 12 anni che le associazioni d'Arma tengono i valori alti di questa memoria. La cosa a cui io tengo moltissimo è che la consulta ha dato vita di nuovo all'Associazione Nazionale dell'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto, dove questo gonfalone rappresenta 1.250.000 medaglie d'oro dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Quindi noi attraverso, ripeto, le associazioni d'Arma teniamo molto a questa cultura e continuiamo ad esserlo a disposizione soprattutto della città di Vittorio. Allora diciamo una cosa ai nostri telespettatori, se una persona volesse visitare il Sacrario come può fare? Il Sacrario è aperto tutti i lunedì e la prima domenica dove c'è il mercatino. Quindi la prima domenica del mese e tutti i lunedì, e che orari più o meno? Ci sono molti dalle 9 alle 12 alla domenica e dalle 15 alle 18 e tutti i lunedì dalle 9 a mezzogiorno. E quindi ci sono molte richieste che sia più aperto questo Sacrario perché, ripeto, soprattutto questo gonfalone è molto importante perché erano molti anni che non sfilava più a Roma, adesso sono 3 anni che sfila sulle prime campagnole a Roma e il capo di quest'ordine è il Presidente della Repubblica. Quindi, niente meno. Vi ringrazio e buona continuazione. Bene, grazie a voi, grazie al Presidente Prodromo che ci ha ospitati, grazie al Presidente Maurizio Casetta, mi raccomando fate allenamento perché domani vi aspetta una fatica per portare la fiaccola verso Cortina. Allora intanto continuiamo a vedere dalle immagini della piazza che c'è ancora molta gente che guarda verso la nostra chiesetta, chissà, si chiederanno cosa sta succedendo qua dentro. Nel frattempo arde e scalda anche la nostra fiaccola della pace. Allora io vorrei chiamare qua di fianco a me Roldano De Biasi, vieni Roldano. Allora spiegaci in 2 parole, visto che abbiamo fatto questa cosa, spiega bene la storia di questa fiaccola, la fiaccola della pace.
Nel 2018, durante tutte le manifestazioni che si sono svolte a Vittorio Veneto, la città ha simboleggiato la ricorrenza attraverso l'accensione di un cero. Mi giro e lo porto qua. Adesso arriva il cero, arriva il cero. Eccolo qua. Questo cero è rimasto acceso durante tutti i raduni delle associazioni Dharma. Poi alla fine dell'anno è stato donato dalla città alla consulta delle associazioni perché lo venisse custodito all'interno di questo sacrario assieme a tutte le altre bandiere, e noi così abbiamo fatto. Oggi ci è apparso significativo che il passaggio della fiamma olimpica potesse dare origine anche all'accensione di questo cero che viene indicato come cero della pace, e così non tanto il cero ma piuttosto un braciere ha ricevuto simbolicamente questo passaggio dal fuoco di Olimpia, pace, al braciere della città di Vittorio Veneto, città della pace. Grande idea, bravo Roldano. Ricordiamo che nella storia, quando c'erano le Olimpiadi, si fermavano le guerre, quindi è la massima espressione della pace lo svolgimento delle Olimpiadi, quindi è giusto metaforicamente che anche a Vittorio Veneto la fiaccola della pace sia stato, il braciere della pace sia stato acceso proprio in occasione dell'arrivo della fiamma olimpica. Intanto prosegue la gente a calcarsi nella piazza, vedete, mi sembra che non piova, però gli ombrelli sono aperti e probabilmente qualcosa viene giù dal cielo, e c'è stata questa accorrere, diciamo, di tutta la gente che ha seguito fin dal primo momento l'arrivo dei tedofori, li ha seguiti lungo il loro tracciato. C'era la carovana ufficiale seguita ovviamente dai nostri cameraman, però la gente si è accodata nonostante il maltempo, è arrivata fino qui alla tappa, diciamo al momento finale di Foro Boario, dove c'è stata l'accensione anche fuori programma, ma più che gradito. E c'è stata appunto l'accensione del braciere della pace come gesto finale di questa giornata, di questo passaggio della fiamma per la terza volta, come abbiamo detto, qui a Vittorio Veneto. Nel frattempo appunto c'è ancora la gente accalcata. Salutiamo il presidente degli Alpini che, come ci ha detto, domani sarà chiamato con oltre 200 penne nere a fare da tedoforo. Mi raccomando che c'è anche neve, occhio che non si scivoli, perché adesso andate a allenarvi, bravi, bevete qualcosa di caldo perché domani ne avete bisogno, e mi raccomando, occhio al ghiaccio e alla neve. Per questo nuovo impegno anche dell'Associazione Alpini. Bene, allora intanto vediamo che, lo vedo io dalla porta del Sacrario delle Bandiere, che c'è tutta ancora la folla all'esterno. È stata bella la partecipazione della città, anche attraverso le associazioni sportive che sono state coinvolte dall'amministrazione comunale. Le ultime che hanno accompagnato la fiaccola verso gli ultimi metri sono stati la Scherma San Marco, poi la Ginnastica Vega, Pallavolo Costa e Kai Sci Vittorio Veneto, e ultimissimi proprio qui a Foro Boario, Sci Club Nottoli, Sci Club Vittorio Veneto, Circolo Ippico San Mamante e i Sub di Vittorio Veneto, Sub che hanno la sede proprio qui a 2 passi dal nostro Sacrario delle Bandiere. Tutti mi fanno segno che è arrivato Francesco Introvigne, l'avevo visto anche perché è alto 2 metri e stavo finendo una frase. Allora, Presidente Introvigne, quando uno è Presidente si continua a chiamare Presidente, giusto? Sì, dai, Presidente emerito, qualcuno past President, insomma lo spirito rimane quello, la funzione cambia. Io comunque continuo a chiamarla Presidente. Siamo qui in un momento così, diciamo, istituzionale, in un luogo così istituzionale, al termine di un momento istituzionale. Qual è il passaggio della fiaccola olimpico? Lei è stato un grande sportivo, anche diciamo, arbitro a alti livelli di calcio, per cui è un uomo di sport. È un momento bello che lo sport permette di portare anche la gente in strada. Assolutamente sì, ma coinvolge tutta la cittadinanza, il popolo, la nostra nazione nello spirito della sportività in assoluto. Tra l'altro io sono un tedoforo del 2006,
ma onore vuole che lo faccia anche domani a Pieve di Cadore. Abbiamo sentito. Difatti di fronte a me c'è Maurizio, l'attuale presidente di sezione, con il quale condivideremo anche questa bella esperienza. Ma in questi giorni, che per altri versi sempre negli alpini sto girando l'Italia, ecco, Ci dica perché gira l'Italia per gli alpini. insomma, aver raccolto anche 1400 volontari tra gli alpini che danno una mano per l'organizzazione di queste Olimpiadi non è da poco, poi in tutti i vari ambiti, i vari settori, i vari servizi, anche questa è una soddisfazione, dimostra, ecco, la nostra disponibilità nel fare e nel fare gratuitamente. E la città ha risposto bene nonostante il maltempo, c'era tanta gente lungo le strade per una cosa che di fatto è semplice, è solo una fiamma che passa portata da persone qualsiasi, la gente però va in strada, prende freddo e acqua, è bello questo, no? Certo, ma io credo che sia proprio nella semplicità il valore di questo evento, di questa manifestazione, nel senso che è molto coinvolgente, c'è un filo diretto anche di sentimento e d'animo e quindi questo è il bello, è alla portata proprio del popolo, delle città comune ed è anche una condivisione nello spirito proprio quello di unire i popoli nella pace soprattutto, ed è lo spirito anche che noi vogliamo perseguire. Bene, grazie a Francesco Introvigne, buon trasporto della fiaccola per domani. Ho già raccomandato a Maurizio Casetti di stare attenti perché sta nevicando, anzi tra l'altro abbiamo detto che a Vittorio Veneto, la tappa di Vittorio Veneto ha portato la neve a Cortina, quindi abbiamo portato bene. Ci voleva perché ne sentivamo fortemente la mancanza, del resto avere le Olimpiadi sulle nostre Dolomiti senza neve sarebbe stata una mezza tragedia se non anche più, quindi ben venga la neve, noi affrontiamo anche questi sacrifici volentieri perché guardiamo al futuro attraverso anche questo nostro modo di vivere il territorio. Bravi, grazie, viva sempre gli alpini, grazie agli alpini e risalutiamo Francesco Introvigne, buon lavoro per domani. Grazie Alessandro, buon lavoro a voi. Grazie allora a Francesco Introvigne che con gli alpini domani andrà a portare la fiamma. Nel frattempo ci ha raggiunto un'altra tedofora, presentati. Ciao, sono Eleonora. Ecco Eleonora, tu che tratto hai fatto più o meno? Io ho fatto qua in via Galileo Galilei. Ok, raccontaci, sei una sportiva tu? Allora, ho fatto ginnastica artistica sia a livello agonistico con la mia società Tarz e ho partecipato anche a campionati nazionali, sì. Okay. Allora, da sportiva come hai vissuto, con che emozione hai vissuto questo che è un momento semplice in sé, però è molto importante? È stato un momento molto rapido, però veramente pieno di emozione. È stato un onore portare la fiamma ed essere, insomma, un simbolo di questo, delle Olimpiadi, di tutto quello che ci sta dietro, è stato veramente bellissimo. Sai che se tu non avessi portato giusta la fiaccola non sarebbe arrivata la fiamma fino al braciere, quindi hai avuto un ruolo importante anche se breve. Sì, no, davvero, è stato molto bello. Ascolta, la gente intorno a voi c'era, noi vedevamo le immagini, non sentivamo l'audio, ma insomma vi salutava, vi applaudiva. Sì, davvero calorosissima, è stata un'emozione indescrivibile, non ho neanche parole perché proprio la comunità, l'ambiente, molto bello. Ascolta, e come ti è venuta l'idea di iscriverti per essere tedofora? Ma allora io inizialmente avevo fatto intanto la domanda per poter essere volontaria, poi avevo visto che c'era anche la possibilità di fare tedofora, ho detto perché no, tanto male che vada mi dicono di no e mi rifiutano, quindi ho provato e è andata molto bene. Invece quelli volontari non... Sì, no, anche quello mi hanno preso. E cosa farai? Allora sarò event service, avrò un ruolo a contatto col pubblico. E dove? Sempre su a Cortina, sono nel palazzetto del curling. Sai esattamente cosa farai o no? Allora, precisamente no, però insomma avrò a che fare col pubblico, quello certo. Bene, allora grazie, complimenti. Grazie mille. Ciao, allora abbiamo conosciuto un'altra tedofora e sono 3 o 4 ormai con cui abbiamo parlato. Prima avevamo parlato anche a Roberto Zantonella che non so se sia arrivato fino a quassù. Io vedo dei cenni, non so se possiamo richiamare Mirella Bagliana e Massimo Magagnin. Togli e metti sta fascia, sindaco, è la vita dura dei sindaci con le fasce. Allora abbiamo qui i 2 primi cittadini che hanno accolto l'arrivo della fiamma
a Ceneda, c'era anche con voi l'assessore di Tarzo, e allora si va concludendo, non dico la giornata, ma la nostra trasmissione. Abbiamo voluto diciamo, raccontare e immortalare, perpetuare questo momento, che è comunque un momento storico. Allora Sindaca, come possiamo chiudere questa giornata? Tanto forse è arrivata un'altra tedofora. Ecco. Allora salutiamo Beatrice Cetolin, questa la conosciamo. Allora è la figlia di Massimo, che abbiamo citato prima perché è uno dei volontari che sta portando, diciamo, i valori dello spirito olimpico, i valori del Pentathlon Club Vittorio Veneto in giro per le scuole. Lui da vecchio sportivo e ora dirigente sportivo. Bella questa inquadratura. A me potresti anche escludermi, regista, perché insomma io sono anche fuori forma rispetto a loro, ma insomma guardiamo tutti la telecamera, non guardiamo la televisione dopo ce la riguardiamo a casa. Allora Beatrice, ho chiesto a tutti i tuoi colleghi tedofori che sono venuti qua l'emozione di portare questo fuoco. È un'emozione grandissima, sono davvero onorata di aver fatto la tedofora oggi e di aver portato i valori dello sport che condivido a tutta la comunità e di aver rappresentato Vittorio Veneto in questa occasione. Ascolta, mentre camminavi sentivi diciamo, la spinta di tutta la gente intorno? Assolutamente sì, è stato bellissimo perché c'era proprio il calore della gente che mi scaldava con questo freddo, tutti mi salutavano e tifavano per me, è stato molto bello sentire il calore delle persone. La cosa bella, lo chiedo alla Sindaca, la cosa bella è che nella sua semplicità questo evento porta la gente in piazza, con tutto il rispetto delle tedofore presenti e di quelli che non sono qui. Non erano campioni noti del mondo dello sport o dello spettacolo, ma persone qualsiasi, e nella sua semplicità la gente va in piazza, applaude e piange. Assolutamente sì, tra l'altro i nomi erano sconosciuti, anche noi non li sapevamo, e sta a significare che la gente appunto voleva portare un contributo appunto a questi tedofori come persone, no? Come persone semplici, persone che sono occupati nelle varie attività lavorative o anche in associazioni, e quindi c'è questo contributo che poi è lo spirito proprio dello sport, quello di essere a fianco a tutte le persone e aiutare tutti. Beatrice, un'altra cosa, l'idea di aver portato questo fuoco, aver fatto un passaggio così importante per lo svolgersi delle Olimpiadi, cosa ti lascia dentro? Beh, mi lascia un ricordo bellissimo, un'emozione enorme, e è come se fosse passato anche a me il valore dello sport e delle Olimpiadi, e io voglio poi un giorno passarlo anche a quelli che saranno i miei figli e chi verrà. Quindi questo è un essere tedofori, poi che diventa essere tedofori, vale anche per lei ovviamente, bisogna essere tedofori nella vita e trasmettere i valori alle generazioni che seguono. Sindaco Magagnin, ha sentito queste parole, queste parlano come i libri stampati, no? Beh, allora, emozionante e anche un riscontro oggettivo che il tempo sta passando anche per me. Qui ho Eleonora, una mia concittadina ventenne che oggi ha sfilato come tedofora, e Beatrice, figlia di Massimo Cetolin, che era un mio professore alle scuole medie qui a Vittorio Veneto. Quindi, è un po' complicato, guarda, dovrò fare due appunti. Il tempo passa anche per me, comunque è stata un'emozione. Mi permetto, non so se era già stato detto, ma se oggi siamo qui è anche grazie alla Regione del Veneto, all'ex governatore Luca Zaia, che comunque ci ha creduto e si è speso, e questo è il risultato. C'è anche molto di suo, quindi un ringraziamento anche al nostro ex governatore. Certo, è vero, le Olimpiadi sono state sempre uno dei suoi cavalli di battaglia, l'ha portato in fondo, compresa la pista da bob di cui tanto abbiamo parlato, di cui anche abbiamo parlato con Roberto Zandonella, che è stato uno dei tedofori della giornata di oggi. Non ci ha raggiunti qua, ma l'abbiamo sentito prima della partenza con una intervista al volo. Lui che le Olimpiadi non solo ha portato la fiaccola 2 volte, nel 2006 e oggi, ma le Olimpiadi le ha pure vinte, quindi diciamo che era un tedoforo d'eccezione. Io la chiusura, se la regia mi dà un ok, la farei
Sì, forse mi dice, ma sì, forse no, vabbè. Sindaca, allora qua non ci dicono quando dobbiamo chiudere, per cui magari dobbiamo chiudere verso sera. Allora volevo farti un'altra domanda. La partecipazione della città c'è stata, l'abbiamo vista, le associazioni sportive laddove possibile sono venute, Vittorio Veneto si conferma sempre più città sportiva. Assolutamente, l'abbiamo sempre detto, Vittorio Veneto è città di sport per lo sport, a fianco agli sportivi e a fianco anche a chi non fa sport proprio con l'aiuto, con il sostegno. Vittorio Veneto si caratterizza per essere anche una città, voglio dire, che in queste Olimpiadi potrà avere un ruolo essendo vicina a Cortina. Noi speriamo che appunto qualche atleta magari che gareggerà nelle gare di Cortina possa arrivare anche a Vittorio Veneto, poterlo incontrare, e quindi Vittorio Veneto è all'interno delle Olimpiadi e affronta e andiamo avanti con lo spirito olimpico per tutta la città. Allora parlando di sport e di attività sportiva nel territorio, abbiamo già buttato là la domanda al tuo vice sindaco che ti ha preceduta qui, e la ripeto anche a te, dal punto di vista, diciamo, della pratica sportiva, i vittoriesi e non solo ci sono, gli impianti ci sono, adesso ne arriva anche uno che dovrebbe essere inaugurato a giorni, giusto? Sì, la palestra della provincia, la palestra Beltrame, è fatta appunto, realizzata per gli studenti del Beltrame, però... Beltrame e Flaminio. Esatto, bravo, Beltrame e Flaminio, giustamente, insomma un'altra palestra provinciale che però dà un forte contributo anche nel nostro territorio, perché sappiamo appunto che nel pomeriggio o alla sera questa palestra può essere usufruita anche dalle nostre associazioni sportive, e quindi un ulteriore impianto sportivo in città che ci dà anche respiro, ripeto, per tutte le associazioni che ci sono. Gli spazi non bastano mai, ma insomma questo sarà un enorme contributo che arriva, e quindi grazie alla provincia e al comune di Vittorio Veneto, ricordiamo l'amministrazione Miato, insomma, che ha investito circa 500.000 euro per la realizzazione di questa palestra. Anche questo è essere sportivi, no? L'amministratore che ringrazia l'amministratore precedente per quello che ha fatto, e questo è spirito olimpico, se mi consentite. E a proposito di impianti, l'ha già accennato Marco Dus, ma ci sono anche degli obiettivi importanti per il futuro, no? Sì, noi in città stiamo appunto tra virgolette prendendo per mare tutti gli impianti sportivi. Abbiamo l'importante appuntamento con le piscine, quindi la nostra intenzione è di rifare l'impianto natatorio, un impegno molto importante che voglio dire i cittadini dovranno condividere, sicuramente lo condivideranno. Abbiamo la ristrutturazione del palazzetto dello sport, abbiamo la realizzazione del campo da rugby, quindi abbiamo in agenda tantissimi impegni. Noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo correndo perché appunto i tempi sono corti, gli anni corrono e la nostra consigliatura ha ancora a disposizione 4 anni, ma insomma ce la stiamo mettendo tutta. Ascolta Sindaco, un'altra cosa, dopo è sempre in attesa che la regia ci dica quando possiamo andare in conclusione. Comunque fuori dal Sacrario delle Bandiere abbiamo visto installata, adesso si intravede un pezzetto, questa Olimpia, questa diciamo, opera di Maurizio Armellin, che rappresenta dei volti, 5 volti che rappresentano le persone, diciamo le etnie che ci sono presenti sulla terra, i 5 colori che sono i 5 colori dei cerchi olimpici che rappresentano i 5 continenti, quindi un'opera, diciamo, molto simbolica, che mi è stato detto che potrebbe finire in un impianto sportivo, no? Se posso avrei anche da suggerire dove, ma sentiamo te. No, beh, innanzitutto vorrei ringraziare Maurizio Armellin, l'artista che ha realizzato questa importante opera. Il contributo di Metalmond. Col contributo giustamente di Metalmond, un'opera significativa, come hai detto tu, che rappresenta l'universalità, i 5 continenti, eccola che stiamo vedendo. Scusate se la interrompo, vedete che lei ormai spadroneggia, vede i monitor, invita i telespettatori, adesso torna sull'immagine prima. No, giusto per dire insomma che è veramente un'opera che ha un valore, no? E quindi noi auspichiamo che venga donata alla città e sicuramente troverà una collocazione adeguata proprio per l'importante simbolo che rappresenta. Allora, se posso dire, se fossi il sindaco io la metterei in pista atletica, perché con tutto il rispetto di tutti gli sport forse l'atletica leggera è quella che incarna di più lo spirito olimpico, o no?
Sì, l'atletica leggera sì, è la disciplina principe, voglio dire sì, in effetti anche alle Olimpiadi l'atletica leggera è quella insomma che viene anche più seguita e dove magari più persone riescono anche a praticare, no? Quindi potrebbe essere un'idea e la cogliamo, Alessandro. Io l'ho buttata lì. Bene, allora adesso io penso che possiamo andare verso la chiusura. Allora, se non mi fate andare in chiusura, io chiamo i 2 cameraman e li intervisto e non so cosa può venire fuori. Allora, invece adesso seriamente li ringraziamo, Michele Almagro e Mirko Andretta, li abbiamo già citati più volte, anche per loro è stata una giornata impegnativa, non solo perché hanno fatto tutte e 17 i tracciati, anche se sono allenati e giovani, ma perché hanno vinto le intemperie con un sprezzo di coraggio, insomma. Bene, penso che possiamo... L'ultima battuta giusto per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questa tappa, nel senso che c'è stata tanta organizzazione anche da parte del comune, della polizia locale, degli uffici, non è stato solo una tappa di passaggio veloce, ma c'è stata un'organizzazione dietro non indifferente, quindi veramente grazie a tutti coloro che a tutte le ore della giornata hanno lavorato, perfino stamattina erano qui dalle 8 di mattina, scusate, e quindi grazie veramente a tutti. Sì, grazie anche alla tenda che ci ha permesso di raccontare questa giornata storica, ovviamente in regia Federico Campo Allorto, assistente regia Francesca Astori, i 2 cameraman Michele Almagro e Mirko Andretta. Abbiamo raccontato questo che comunque è stato un momento storico, è stata la 3ª volta che è passata la fiamma olimpica per Vittorio Veneto, l'abbiamo già detto un paio di volte nel corso di questa ormai lunga diretta, nel 1956 quando andava verso Cortina per le prime Olimpiadi invernali, nel 2006 quando invece partì da qui una tappa per andare verso Pordenone in vista delle Olimpiadi di Torino, e quest'oggi 25 gennaio 2026 in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 la fiamma olimpica partita da Pordenone questa mattina, che arriverà questa sera nella provincia di Cortina, cioè arriverà a Belluno in serata, è passata per Vittorio Veneto facendo il tratto appunto con 17 tedofori da piazza Giovanni Paolo I fino qui a Foro Buario in Serravalle, con l'accensione del Fiacco della Pace, su cui inviterei a fare l'immagine di chiusura, così rompo anche le scatole al regista che non se l'aspettava. Direi di chiudere con l'immagine del fuoco che ha raggiunto il Sacrario delle Bandiere, in questo luogo che ha anche una sua sacralità, come dice la parola. Il fuoco che è partito da Olimpia è arrivato a Serravalle nel Sacrario delle Bandiere, accompagnato da 17 tedofori, di cui vediamo 2 illustri esponenti qui accanto a noi, accolta dai sindaci di Revine Lago Massimo Magagnin e di Vittorio Veneto Mirella Bagliana. Con questo penso che possiamo ringraziare e salutare tutti i nostri telespettatori e ovviamente li invitiamo a godere di queste Olimpiadi con la speranza che i nostri atleti azzurri ci portino anche qualche soddisfazione sportiva.
tradizionale bandiera di Serravalle torna a sventolare in piazza Flaminio grazie a Serravalle Viva. Com'è andata? Come si è arrivati alla giornata odierna? Non è stato difficile, noi abbiamo sempre avuto in carico il simbolo di Serravalle, la nostra bandiera, a cui siamo affezionatissimi. Se non sbaglio, mi dicono i miei predecessori, ne avevamo già usate 2, durano circa 10-12 anni, però con il vento di Serravalle si logorano facilmente. Anche l'ultima che avevamo in gestione noi era stata riparata più di una volta, ma ormai era arrivata alla fine. Non è stato per nulla difficile per noi decidere di affrontare la spesa, che comunque è importante perché stiamo parlando di 100 metri quadri di bandiera e con dei tessuti tecnici importanti. Quando abbiamo deciso, è stato proposto di fare una raccolta fondi, io ero scettico, ma quando una volta istituita mi sono accorto che dopo 2 o 3 giorni avevamo raggiunto quasi la totalità della spesa, è stata una cosa veramente grande. Sapere, lo sapevamo già, ma vedere che i serravallesi, i vittoriesi, i nostri amici hanno di tasca loro contribuito volentieri a questo acquisto ci ha dato un'enorme gioia e anche una spinta per continuare. Adesso la genesi è stata lunga perché l'abbiamo dovuta richiedere, è stata fatta su misura, finalmente siamo riusciti a portarla in questa giornata particolare che coincide anche con una prima pedonalizzazione della quale non eravamo al corrente, ma crediamo che da cosa nasca cosa e anche questo può essere un contributo di tutti per la nascita e per la rivitalizzazione, se ne fosse bisogno, del nostro quartiere. Quindi una partecipazione corale nel creare questa nuova bandiera, un nuovo simbolo diciamo per Serravalle, che ha visto oggi una partecipazione veramente notevole da parte del pubblico che ha voluto prendere parte a questo momento inaugurale. Non siamo stupiti della partecipazione odierna, ma è sempre bello vedere l'attaccamento. Nel discorso introduttivo alla cerimonia ho proprio parlato di questo spiccato attaccamento dei serravallesi per Serravalle, di Vittorio Veneto per Serravalle, e quindi questa per me è stata solo una grandissima conferma. C'è stata la partecipazione anche del corpo bandistico di Cappella Maggiore. Quando verrà esposta la prossima volta la bandiera? Allora, noi non abbiamo un elenco di eventi, naturalmente adesso con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Sant'Augusta daremo sicuramente molto spazio, un contributo importante per la bandiera. Naturalmente noi dobbiamo personalmente ritirarla ogni sera, anche perché appunto sappiamo che a Serravalle, specie la sera e al mattino presto, il vento è molto forte, per cui è anche un dispendio di tempo e di energie. Comunque la nostra bandiera è sempre a disposizione, in primis per le nostre manifestazioni, ma anche a chiunque ne volesse avere la concessione per un giorno o per 2 giorni. Quindi sicuramente le prossime manifestazioni, che sono veramente dietro l'angolo, saranno e vedranno la nostra bandiera protagonista. Buon pomeriggio a tutti, intanto grazie di essere accorsi qui numerosi a questo incontro. Sono Ivano De Biasio e a nome di tutta la Fondazione Piccolo Rifugio porgo i saluti. Ringrazio tutti, amici, i nostri uomini e donne che sono venuti qui nella comunità del Piccolo Rifugio ad incontrarsi e ad incontrarci. L'occasione di vederci qui oggi pomeriggio è per una particolare ricorrenza. Oggi, 2 aprile,
è la giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo. È una giornata mondiale istituita nel 2007, dove tutte le varie organizzazioni, istituzioni, movimenti a livello mondiale si fermano in questa particolare giornata e cominciano a ragionare, a riflettere. Su questa consapevolezza mi soffermo momentaneamente su questo sostantivo femminile per ribadire com'è importante essere consapevoli, il che vuol dire leggere in maniera attenta e puntuale la realtà che ci circonda, di questi uomini, di queste donne, di queste famiglie, dei loro genitori, di tutti coloro che affrontano quotidianamente questa sfida. E oggi il fatto di affiancarci e camminare insieme in questo percorso, insieme a raggiungere questa consapevolezza, è proprio il modo con cui vorremmo approcciarci in maniera attenta, discreta a questo percorso. Lo faremo attraverso una narrazione, alcuni racconti e anche alcune testimonianze. Questo per rendere proprio viva e incarnare anche il senso di quello che andremo ad affrontare, per capirlo, per intuirlo, ma anche per trovare insieme possibili risposte. Il piccolo rifugio in questo, umilmente, si affianca a questo percorso, cerca in qualche modo di dare il proprio contributo, come ognuno di voi dà il suo contributo. È un percorso non semplice, complesso, ma che ci stimola quotidianamente anche a generare nuove strade, nuove vie. L'occasione di vederci qui è proprio questa: pensare insieme, prendere sempre più maggior consapevolezza e riuscire insieme a trovare anche una strada possibile e percorribile. Ringraziamo un po' tutti coloro i quali si sono uniti a noi, al Piccolo Rifugio, per creare questa occasione di incontro. E ringraziamo fin da subito il parroco, che in qualche modo ci ha dato la possibilità di incontrarci qui in questa sala accogliente. Infatti vorrei chiamare appunto il parroco a salutarci in qualche modo per... Non è stato difficile dire di sì ad accogliere una iniziativa di questo genere, perché siamo amici con il Piccolo Rifugio e sono anche onorato di sapere che per loro sono un amico. Un po' mi ha fregato le considerazioni circa la parola consapevolezza, che è proprio una parola bella, che vorrei oggi allargare con un'altra parola, spiritualità, nel senso che essere consapevoli di ciò che si vive ha a che fare anche con convivere una spiritualità profonda, che vuol dire andare dentro la realtà, sapere quello che ci capita, conoscere e riconoscere anche Dio che abita dentro i nostri vissuti. Essere consapevoli è essere spirituali, e credo che in questa settimana ci faccia un sacco di bene cominciare a vivere questo atteggiamento di fondo. Grazie a voi per essere qui e grazie a tutti coloro che si sono dati da fare per questa iniziativa. Grazie Don Andrea, ci sentiamo di casa allora. Dunque abbiamo anche la presenza qui oggi di Stefania Trevisan, che è la vice sindaco di Susegana, che chiediamo di salutarci. Grazie mille, buon pomeriggio a tutte e a tutti. E innanzitutto vi ringrazio per l'invito ad essere qui. Io approfitto per portarvi i saluti da parte mia, chiaramente del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Un po' chi mi ha preceduto ha parlato di consapevolezza, ecco, quindi mi aggancio un po' anch'io a questa parola. Essere consapevoli, lo dicevamo prima, lo diceva Don Andrea, significa vivere e conoscere realmente quello che si vive. Credo che sia molto importante anche dal punto di vista, diciamo così, della dimensione politica di ognuno di noi, nel senso che essere consapevoli, richiamare questa parola, la consapevolezza, significa anche richiamare un'attenzione su qualcosa di importante, ovvero i diritti che queste persone hanno e che hanno le loro famiglie che sono state colpite da questo disturbo dello spettro autistico. Ecco. Quindi momenti come questi sono davvero, davvero importanti,
perché sì, oggi in tutto il territorio nazionale ci sono moltissime celebrazioni a riguardo, però lo sguardo deve essere posto al futuro e non fermarci solamente, diciamo così, alla giornata di ricorrenza, ecco. Io vi auguro una buona visione, un buon pomeriggio e niente, vi faccio sapere che come amministrazione, ecco, ci siamo. Grazie mille. Grazie a Stefania. Ricordiamo che questo tipo di evento, oltre per merito di tutti quanti coloro i quali si sono resi disponibili per organizzarlo, è anche grazie ai fondi dell'8 per 1000 che appunto la diocesi di Vittorio Veneto ha in qualche modo dato al Piccolo Rifugio per organizzare questo tipo di iniziativa. A tal proposito abbiamo chiesto appunto al direttore dell'ufficio di pastorale della salute della diocesi di Vittorio Veneto di venirci a trovare e di darci un saluto. Per quello chiamo appunto Gian Antonio Dei Tos a salutarci. Grazie di questo invito, siamo, come posso dire, orgogliosi di poter essere tra di voi oggi. Io in particolare porto l'abbraccio di Monsignor Vescovo e della Chiesa diocesana, della diocesi di Vittorio Veneto. Sapete che il Vangelo ha uno sguardo particolare verso le persone che portano con sé la fragilità e la vulnerabilità. E a voi famiglie in particolare, che con tanta cura e tanto amore custodite nel vostro seno questi ragazzi speciali, perché sono dei ragazzi speciali, è vero? Che stanno tra l'altro crescendo anche di numero, perché io, quando ero direttore dell'azienda sanitaria mi stupivo del vedere che di anno in anno cresce questa sindrome, questo spettro cosiddetto, no? Voi sapete che c'è, è una situazione di fragilità che però ha tante variabili, tante situazioni che cambiano, no? Dalle forme più facili, più semplici, alle forme molto più complesse. No? Sono 600.000 le famiglie in Italia che hanno un ragazzo con questo tipo di problematica. Uno ogni 77 ragazzi è portatore con varie forme, no? Con varie sfumature di questa sindrome, no? Di questa condizione. E solo nella nostra Marca noi ogni mese, in provincia di Treviso, abbiamo 12 nuove diagnosi. Quindi vedete come cresce sempre più, no? Probabilmente non è soltanto il fatto che aumenta questo tipo di queste situazioni, ma forse anche noi diventiamo sempre più capaci nel fare una diagnosi precoce. Una volta ci si limitava a parlare di disturbi cognitivi in senso generico. Oggi sempre più ci si raffina, no? E si riesce anche a fare una diagnosi che sta entro il primo anno di vita. Questo è importante perché una diagnosi precoce vuol dire anche un trattamento precoce e anche quindi un contenimento di questi sintomi. Questo per quanto riguarda quello che può fare la medicina. Ma in realtà quello che conta, al di là di quello che può fare la scienza, quello che conta è la capacità che abbiamo di accogliere questi ragazzi, queste persone, no? Di farle sentire tra di noi, con noi, come noi, no? E questa è una cosa straordinaria che io ho visto crescere negli anni, no? Grazie al Piccolo Rifugio, per esempio, no? Che da sempre si fa carico di queste situazioni, ma non solo, molte situazioni stanno crescendo sempre più, per fortuna sia a livello locale sia a livello nazionale, e sempre più si entra nella mentalità di creare una società, un modo di vivere che sappia tenere accanto queste situazioni, farle crescere, dare autonomia sempre di più. È una grande speranza, sapendo che per chi è anche credente, no? Dentro questa realtà della fragilità umana si nasconde anche in qualche modo l'amore di Dio, no? Il fatto che il Signore ha uno sguardo speciale, particolare per tutti quelli che in qualche modo sono portatori di questa fatica, di questa sofferenza. E in questo contesto anche la Chiesa nostra assicura anche una presenza che vuole essere concreta, vuole essere fattiva, ma anche una presenza con la preghiera, da questo punto di vista, nel ricordare tutti noi in questi momenti non sempre facili. Grazie.
Porto i saluti anche dell'omologo appunto della diocesi di Treviso, Don Antonio Guidolin, ossia l'attuale direttore dell'ufficio di pastorale della salute, che purtroppo per impegni istituzionali non ha potuto essere presente. Come detto prima anche da Don Andrea, inizia la settimana santa e lui purtroppo è stato trattenuto dal vescovo presso la cattedrale di Treviso. Comunque porge i saluti e augura a tutti noi un buon pomeriggio. Come abbiamo detto all'inizio, per mettere a terra un po' l'argomento di oggi, vorremmo iniziare con una narrazione, con un racconto. E questo racconto lo consegniamo in questo momento a chi ha voluto essere qui presente oggi, ossia a Franciscus Vendrame, il quale vuole condividere con noi uno spettacolo che in qualche modo cercherà di affrontare questo tema e cercherà di condividere con noi una storia. Lo spettacolo sarà anche accompagnato dalle musiche di Simone Chivillò e il testo originale è appunto tratto da Jean-Louis Fournier. Il titolo dello spettacolo è Dove andiamo papà? Lasciamo allora ai nostri musici e artisti la parola. Di fronte a un neonato rimaniamo estasiati. Un neonato è bellissimo, è una cosa piccola, coccola, meravigliosa. Stiamo lì a contemplarlo, a guardare gli occhi, il naso con le narici, le naricine, la bocca, le labbrucce, le orecchiette. Stiamo lì a guardarlo, è fantastico. E troviamo qualcosa di noi dentro questa piccola creatura. Guardiamo le mani, contiamo le dita, 5, non 4 o 6, sono proprio 5. Ogni volta è un miracolo, per non parlare poi di tutto quello che c'è dentro, ancora più complicato, meraviglioso. Fare un figlio significa rischiare. Non sempre si vince. Eppure continuiamo a farne. Ho letto da qualche parte che una donna qui sulla Terra mette al mondo un figlio ogni secondo. Ogni secondo, sono 60 figli al minuto, 3600 figli all'ora. Cioè bisogna trovarla e dirle di smettere subito. Alzi la mano chi non ha mai avuto paura di avere un figlio anormale, handicappato.
Nessuno, eh? O quasi. Eppure ci si pensa. Ci pensa chiunque, come a un qualcosa di tremendo, di devastante, un terremoto, uno tsunami, che ne so, la fine del mondo. Ecco, io di fini del mondo ne ho avute 2. Se un figlio che nasce è un miracolo, un bambino handicappato è un miracolo alla rovescia. Mattia non ci vedeva bene, aveva le ossa fragili, i piedi e la schiena storti, una foresta di capelli ispidi sulla testa. E non era bello, no, ma quello che è peggio è che era triste. Farlo ridere, no. Ripeteva tutto il giorno la stessa litania, oh là là Mattia, oh là là Mattia, oh là là Mattia. Poi a volte aveva delle crisi di pianto lancinanti, come se soffrisse per non riuscire a comunicare con noi. Ma noi abbiamo sempre avuto il sospetto che lui si rendesse conto del suo stato. Probabilmente pensava, dai, se l'avessi saputo non sarei certo venuto al mondo, no? Noi avremmo tanto voluto difenderlo dal destino atroce che si era accanito contro di lui, ma non potevamo farci niente, neanche consolarlo, neppure dirgli che lo amavamo così com'era, perché era anche sordo. Quando penso che sono io l'artefice dei giorni terribili che ha passato qui sulla terra, mi viene voglia di chiedergli scusa. Tommaso invece fin dal primo giorno che ha messo piede in macchina chiede ossessivamente: dove andiamo papà? Stiamo andando a casa, Tommaso. Un minuto dopo, con lo stesso candore, ripete la domanda. Non registra. Dopo la 10ª volta non rispondo più. Non so neanche io dove stiamo andando, Tommaso. Guarda, andiamo a schiantarci contro quel muro, eh? Un figlio handicappato, poi 2, perché non 3? Non me l'aspettavo. Dove andiamo, papà? Dove andiamo? Tommaso, andiamo a prendere l'autostrada contromano. Andiamo in Alaska ad accarezzare gli orsi. Andiamo per funghi, amanite falloidi, e poi stasera ci facciamo una bella frittata. Andiamo a camminare sulle sabbie mobili, sprofonderemo, andremo giù fino all'inferno. Dove andiamo, papà? Superata la 100ª volta, poi insomma diventa divertente. Magari oggi batte il suo record. Che poi con Tommaso non ti annoi mai. Cioè, lui è il re del tormentone. Un bambino handicappato non ha una vita molto divertente. Fin dall'inizio per lui si mette male, fin dal primo giorno in cui vede chine sulla sua culla 2 facce che lo guardano stravolte. Il papà e la mamma. Siamo stati noi a farlo? Non hanno l'aria proprio soddisfatta, A volte litigano tra di loro, si danno la colpa a vicenda e chiamano in causa, dopo attenta disamina dei reciproci alberi genealogici, un bisnonno, un vecchio zio alcolizzato, a volte si lasciano. Mattia fa spesso con la bocca. Lui è convinto di essere una macchina. Il problema è che a volte fa la 24 ore di Le Mans, va avanti tutta la notte senza un attimo di pausa. Tu sei a letto da 1 ora e e cominci a essere stufo. Le ore sono 2, basta Mattia, basta per favore. Mattia, smetti, tu domani devi andare a lavorare. Suona la sveglia, presto. Basta Mattia, basta, spegni quel motore Mattia! È inutile anche provarci, cioè, voglio dire, non smette per forza. Allora io sono lì seduto sul letto e mi vengono in mente delle idee terribili, tipo adesso lo prendo e lo butto dalla finestra. È che non servirebbe a niente, abitiamo al piano terra, continuerei a sentirlo. Allora
Mi consolo pensando che anche i figli normali non fanno dormire i loro genitori. Ben gli sta, no? Sì. Quando è nato, Tommaso era una meraviglia. Biondo, con gli occhi scuri, sorrideva tutto il tempo, lo sguardo vispo. Io non dimenticherò mai la gioia che ho provato quando l'ho visto per la prima volta. Piccolo, fragile, prezioso, con questi capelli finissimi, sembrava un cherubino del Botticelli. Ho detto agli amici che finalmente capivo cosa volesse dire essere padre di un figlio normale. Che cosa volesse dire avere un figlio normale. Ma abbiamo cantato vittoria troppo presto. Tommaso si ammala spesso, dobbiamo ricoverarlo in ospedale diverse volte. Un giorno il medico curante ha finalmente il coraggio di dirci la verità. Tommaso è handicappato come suo fratello. Tommaso è nato 2 anni dopo Mattia. L'ordine delle cose è ristabilito. Tommaso è destinato ogni giorno di più a somigliare a suo fratello. È la nostra seconda devastante fine del mondo. Certo che con noi la natura non ci è andata leggera, Neppure il più cinico degli sceneggiatori avrebbe pensato ad una scena del genere dentro il suo telefilm, pur di caricare di pathos l'eroe, di strappare lacrime agli spettatori, no? Avrebbe evitato per non scadere nel ridicolo, diciamolo, no? Per non caricare troppo la mano. Però siete bravi. In che senso? No, siete bravi, cioè bravi, avete 2 figli così, bravi a far cosa? No, ma no, dai, non dire così, hai capito, no? Cioè, sei una persona veramente ammirevole. Ecco, la natura mi ha dato la parte del padre ammirevole, che poi non so bene che fisico dovrei avere, cioè non so come sono abbastanza ammirevole, non lo so che cosa voglio, io non so neanche se farò piangere o se farò ridere. Dove andiamo, papà? A Lourdes andiamo. Tommaso si è messo a ridere come se avesse capito la battuta. Mia suocera, insieme alle sue amiche del burraco, ha tentato di convincermi a portare i miei figli a Lourdes. Confida nel miracolo. Oddio, è lontana Lourdes, sono 12 ore di treno fianco a fianco a 2 mocciosi che non riescono a mettere insieme una frase. Magari saranno più loquaci al ritorno, ha detto la nonna. Non ha avuto il coraggio di aggiungere dopo il miracolo. Ad ogni modo non ci sarà nessun miracolo. Se, come ho sentito dire, che un figlio handicappato è una punizione divina, non si capisce perché la Vergine Maria dovrebbe darsi la pena di fare un miracolo. Di certo non vorrà interferire con delle decisioni prese su in alto, no? Dai. Poi Lourdes, hai presente Lourdes? Cioè, tutta la gente che c'è, processioni di giorno, di notte, con le candele, in mezzo alla confusione totale, ma stai scherzando? Poi rischierei di perderli e di non ritrovarli più. Forse è questo il miracolo. Quando hai un figlio handicappato, devi essere pronto a sentirti dire un sacco di idiozie. Intanto ci sono quelli che pensano che te lo sei meritato.
Vabbè, una volta un tizio che non doveva volermi un gran bene mi ha raccontato la storia del giovane seminarista che stava per prendere i voti, quando si innamorò di una ragazza, al punto tale che lasciò il seminario, si sposarono, ebbero un figlio, handicappato, chiaro, no? Se l'era cercata. Poi ci sono quelli che invece ti dicono, ma sai, magari non è neanche colpa tua, cioè, magari è per colpa di tuo padre. Mio padre, come ho fatto a non pensarci prima? Ma certo, mio padre. Mio padre una volta l'ho incontrato una notte in un bar, era un luogo che frequentava assiduamente, e l'ho incontrato in sogno e gli ho fatto conoscere i miei figli, perché lui nella realtà non li ha mai conosciuti, è morto prima che nascessero. Papà, ehi papà, cosa c'è? Guarda, ma chi sono? Sono i tuoi nipoti, papà, Mattia e Tommaso. Come ti sembrano? Uno schifo. Papà, volevo dirti che è colpa tua. Ma cosa stai dicendo? È colpa tua, è colpa di tutto quel vino che hai bevuto. Papà! Si è girato dall'altra parte e ha ordinato un prosecco. Poi ci sono quelli che ti dicono, guarda, se capita a me, io non ci penso un attimo, li affogo alla nascita come un gatto, che poi non hanno una grande fantasia. Evidentemente non hanno mai provato ad affogare un gatto. E poi ci sono quelli che io adoro, quelli che ti guardano con l'occhio languido e ti dicono, ma i figli handicappati sono un dono del cielo. Non lo dicono per fare dell'ironia, no? Di solito non hanno un figlio handicappato. Quando hai un figlio handicappato, in realtà tu non lo sai subito, a meno che non abbia delle evidenti malformazioni fisiche, ma tu non lo sai subito. I miei da piccoli erano, appena nati, erano come tutti gli altri non parlavano, come gli altri non mangiavano da soli, come gli altri non camminavano, come gli altri facevano dei sorrisi. Tommaso, perché Mattia no. Insomma, ecco, non lo sai subito, è un po' come ricevere un pacco a sorpresa, lo scopri un po' alla volta. E quando ricevi un pacco del genere ti viene voglia di dire grazie tante, signor cielo, non doveva disturbarsi, grazie. Quando è nato, Tommaso ha ricevuto un bellissimo regalo. Era un set formato da un piatto, da un cucchiaino, un bicchiere, tutto in argento, bellissimo. Sul bordo del piatto erano incise delle piccole conchiglie di San Giacomo e anche sull'impugnatura del cucchiaio. È stato il suo padrino a fargli questo regalo. All'epoca uno dei nostri migliori amici e direttore generale di una grande banca. Poi Tommaso ha cominciato a crescere e il suo handicap si è rivelato e non ha più ricevuto regali dal suo padrino. Se fosse stato normale, probabilmente avrebbe ricevuto, che ne so, la macchina fotografica, la penna stilografica per le grandi occasioni, la racchetta da tennis. Ma siccome non era come tutti gli altri, non doveva aspettarsi niente. Insomma, ecco. Non c'è da prendersela neanche col suo padrino, ci mancherebbe. Probabilmente si sarà detto, la natura non ha fatto regali a questo ragazzo, non vedo perché glieli devo fare io. Ecco, a parte che Tommaso non avrebbe neanche saputo cosa farsene di tutta quella roba. Adesso il cucchiaio e il bicchiere, sinceramente non ricordo che fine hanno fatto, però il piatto ce l'ho ancora, lo uso come posacenere. Mattia e Tommaso invece non fumano, non saprebbero neanche da che parte cominciare, però con loro abbiamo dei seri problemi di dipendenza dalle droghe. Tutti i giorni diamo loro dei sedativi per tenerli tranquilli. Il padre di un bambino handicappato deve avere la faccia da funerale. Mettere un naso rosso per strappare una risata, no, non se ne parla neanche. Non gli è neppure consentito ridere. Sarebbe di cattivo gusto. Poi, se i figli handicappati sono 2, lui deve sentirsi 2 volte più affranto. Quando non hai avuto fortuna nella vita, devi essere credibile nella parte. Assumere un'aria disperata è una questione di etichetta. E io dell'etichetta me ne sono sempre fregato. Allora, una volta
ho chiesto un appuntamento col primario dell'istituto dove erano ricoverati Mattia e Tommaso e ho detto: professore, senta, ma è un dubbio, ma siamo sicuri che Mattia e Tommaso siano del tutto normali? Dai, non è divertente? No, neanche lui non l'ha trovata divertente, ma forse aveva ragione, non lo era. Però non aveva capito che questa era l'unica cosa che avessi trovato per non sprofondare. Come Cyrano de Bergerac prende in giro il proprio naso, io prendo in giro i miei figli. È il mio privilegio di padre. Un giorno entro in un negozio di giocattoli, eravamo sotto Natale, sì, il periodo era quello, entro, mi piacciono un sacco i negozi di giocattoli, e le gru, le macchine da movimentazione terra, tutti quei giocattoli mi piacciono un sacco. Un commesso mi si avvicina, molto zelante, e mi chiede quanti anni hanno i suoi figli. Io sventatamente rispondo, Mattia 11 e Tommaso 9. Per Mattia il commesso mi consiglia il set del piccolo ingegnere, tutto il necessario per realizzare una rice trasmittente, dalla batteria al microfono. Invece per Tommaso un bel gioco didattico, la cartina dell'Italia in 3D, tipo puzzle, con tutti i pezzi da mettere al loro posto, le montagne, le città, i fiumi, i laghi. Vede che io sono un po' perplesso, allora gioca al jolly, mi dice: guardi che abbiamo anche il set del piccolo chimico, col quale, mi spiega, si possono realizzare in tutta sicurezza esplosioni e pirotecniche, cose meravigliose. Ok. Ora, intanto per un attimo cerco di capire come potrebbe essere una radio montata da Mattia o la cartina dell'Italia assemblata da Tommaso. Ma a questo punto perché non regalare ai miei figli il set del piccolo kamikaze? La cintura col tritolo, il detonatore, così per risolvere il problema definitivamente. Comunque ho ascoltato il commesso molto, molto gentile e poi ho fatto la mia scelta. Come ogni anno ho comprato un orsacchiotto per Tommaso e un'automobilina per Mattia. Sono andato alla cassa, il commesso non ha commentato, ha impacchettato le cose e poi mentre uscivo mi ha detto buon Natale. Buon Natale. Mattia e Tommaso non hanno mai creduto in Babbo Natale e neanche nel Bambino Gesù. Non lo so, evidentemente avranno avuto i loro buoni motivi. Non hanno mai scritto una lettera per ricevere dei regali, peraltro sapevano che il santo bambino, insomma, quando fa i regali bisogna stare attenti, bisogna diffidare un po'. E niente, a casa nostra non c'è mai stato l'albero di Natale, per esempio, non l'abbiamo mai fatto, non abbiamo mai dovuto raccontare la solita storia per nascondere il fatto che eravamo noi a comprare i regali, non ci sono mai state candele accese in casa, si sa mai, danno fuoco alle tende, quei due lì.
E niente, ma non ci sono mai stati occhi sgranati, sguardi pieni di meraviglia, no. Natale era un giorno come tutti gli altri a casa nostra. Cioè. Quest'anno si cambia. Per un periodo abbiamo avuto una governante a domicilio che si occupava dei bambini. Lidia veniva dalla Moldavia, era bionda, un po' grezza, gli occhi azzurri, i modi da contadina, insomma, però con i bambini era fantastica, una miniera di buon senso. Lei li trattava come se fossero normali. Sì, a volte li riprendeva anche quando combinavano qualcosa, così, normali. Ricordo che una volta avevano combinato non so che disastro e li ha ripresi dicendole: ma allora avete la paglia al posto del cervello? Ecco, questo era il problema, hai capito? Cioè, Mattia e Tommaso avevano la paglia al posto del cervello. Aveva ragione Lidia. È la sola diagnosi esatta che sia mai stata fatta nei loro confronti. Neanche i medici se ne erano accorti. Cosa sogneranno i bambini con la paglia nel cervello? Che cosa sogneranno Mattia e Tommaso? Forse di notte sognano di essere normali. Anzi, di notte si prendono una meritata rivincita e sognano di essere dei geni. Di notte diventano ingegneri, intellettuali, ricercatori che sanno trovare tutto quello che si mettono in testa di ricercare. Di notte scoprono leggi e teoremi, formulano dei postulati, fanno calcoli complicatissimi che non finiscono più. Forse di notte parlano il greco e il latino. Ma non appena si fa giorno, per non insospettire nessuno e per amore del loro quieto vivere, ritornano handicappati. Se qualcuno gli chiede qualcosa, fanno finta di non capire per non essere costretti a rispondere. Poi, di giorno non hanno voglia di andare a scuola, di imparare i compiti a memoria, di fare le operazioni. Del resto gli si può anche ben capire. Cioè, dopo aver trascorso tutta la notte sopra i libri, di giorno senti il bisogno di rilassarti un attimo, no? E così fanno gli ebeti. Allora, un giorno torno a casa prima del solito e Lidia era nella cameretta dei bambini, i lettini erano vuoti. In casa c'è uno strano silenzio. La finestra della camera è spalancata. Vado a vedere, vagamente insospettito. Guardo in giù, adesso abitiamo al 14° piano. Forse Lidia li ha buttati dalla finestra. Ce ne sono di queste storie sui giornali tutti i giorni, no? Allora la guardo fissa e le dico: ma Lidia, ma cosa ha fatto? Ha buttato i bambini dalla finestra. L'ho detto per scacciare il pensiero, per ridere. Lei mi guarda terrorizzata, allora insisto: Lidia, va bene che erano handicappati, ma buttarli dalla finestra non va bene, non si può fare. Lei è sempre paralizzata e incredula, non mi risponde, probabilmente le faccio anche paura. Allora corre nella nostra camera da letto e torna con i bambini, che naturalmente stanno bene. Mi guarda, è ancora un po' sconvolta e probabilmente pensa: non c'è da meravigliarsi se i figli di uno così non sono tanto normali. È autunno. Attraverso il bosco a bordo della mia macchina
lentamente, una decapotabile. Mattia e Tommaso sono seduti dietro. Il paesaggio è meraviglioso, è stupendo, il bosco è un tripudio di colori, sembra di stare dentro un quadro di Watteau. Bellissimo. Non posso dire a Mattia e a Tommaso: guardate che bello. Loro non perdono tempo a guardare il paesaggio, se ne fregano. Non potremo mai contemplare insieme un bel panorama. Non metteremo mai piede in un museo. Non conosceranno mai Watteau. Molte delle cose belle che aiutano gli uomini a vivere meglio, a loro sono precluse. Però gli restano le patate fritte. Quelle le adorano, soprattutto Tommaso che le chiama le fitte. Quando sono in macchina con loro, a volte mi vengono delle strane idee. Mi verrebbe voglia di prendere 2 bottiglie, una di butano e una di whisky, e di scolarmele una dietro l'altra. Dico sempre che se avessi un grave incidente, forse sarebbe meglio per tutti, soprattutto per mia moglie. Sono sempre più intrattabile e i bambini crescendo sono sempre più difficili da gestire. Allora chiudo gli occhi e spingo il piede sull'acceleratore e cerco di tenerli chiusi il più a lungo possibile. I miei figli sono in realtà molto affettuosi. Quando entriamo in un negozio, ad esempio, Tommaso vorrebbe sbaciucchiare tutti. Sì, tutti, proprio tutti, vecchi, giovani, alti, bassi, magri, grassi, neri, bianchi, tutti. Lui vuole sbaciucchiare tutti ed è bellissima questa scena, quando questo frugoletto di 12 anni si avventa sulle persone e tenta di sbaciucchiare. Ci sono quelli che si tirano indietro, altri lasciano fare, poi si asciugano con il fazzoletto alla guancia, ti guardano e ti dicono sono carini, sì, sono carini i miei figli, certo. Loro non vedono il male da nessuna parte. Sono un po' come le creature pre-peccato originale. Quando tutti avevano un cuore d'oro, la natura era benigna, tutti i funghi erano commestibili e si potevano perfino accarezzare le tigri. Quando andiamo allo zoo, Tommaso vorrebbe sbaciucchiare pure quelle. Quando tirano la coda al gatto, stranamente questo non li graffia. Probabilmente pensa, dai, insomma, non ci stanno tanto con la testa, sono handicappati, insomma, bisogna capirli, no? Chissà se la tigre reagirebbe allo stesso modo se loro tirassero la coda. Credo che la prossima volta che andremo allo zoo faremo questo esperimento. Prima avviso la tigre, Mattia è sempre più curvo. Ormai anche la kinesiterapia e il busto non servono più a molto. A 15 anni sembra un vecchio contadino decrepito che ha passato la vita a vangare la terra. Quando lo portiamo fuori a passeggiare, tutto quello che riesce a vedere sono le sue scarpe. Non riesce neppure più a vedere il cielo. Ho pensato di attaccargli 2 specchietti sulla punta delle scarpe, così almeno lo vede. I medici dicono che la scoliosi si è aggravata in maniera importante, che può causare problemi respiratori, problemi cardiaci. Bisogna tentare un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. A 15 anni. Se bisogna, tentiamolo, lo tentiamo. L'intervento è un successo. I medici riescono a raddrizzarlo completamente. 3 giorni dopo Mattia muore, dritto come un fuso.
In fondo l'intervento che doveva permettergli di vedere il cielo è perfettamente riuscito, no? Non bisogna pensare che la morte di un bambino handicappato sia meno straziante. È straziante come quella di un bambino normale. È terribile la vita di chi ha fatto un breve passaggio qui sulla terra solo per soffrire. Si fatica a trattenere il ricordo di un suo sorriso. Per un momento abbiamo temuto che Tommaso soffrisse per la mancanza del fratello. All'inizio lo cercava dappertutto, apriva le porte, andava nelle stanze, gli armadi, i cassetti, nelle borse, cercava dappertutto, ma per fortuna non è durata molto. Ben presto tutte le sue cose, i disegni, la cura di Snoopy, ecco, l'hanno ben presto riassorbito. Tommaso adora dipingere e disegnare, bravissimo. Lui è un astrattista che non ha conosciuto le fasi figurative. Lui ha approdato direttamente all'astratto. È molto creativo, non torna mai su una sua opera, ne compone di infinite che poi regala e compone infinite opere per la mamma, questa per il papà, questa per la mia sorellina Maria. E quando l'ha finita la regala e se tu gli dici che è bello, sembra felice. Quando penso a Mattia e a Tommaso mi vengono in mente due uccellini arruffati, non certo delle aquile o dei pavoni, ma dei passerotti. Dai loro giacconi blu scuro spuntavano due zampette da canarino. Ricordo quando facevamo loro la doccia, la loro pelle chiara, quasi trasparente, violacea, come quella degli uccellini prima che mettano le piume. Degli uccellini avevano anche il cervello. Mi mancavano solo le ali. Peccato. Tommaso avrebbe potuto tagliare la corda molto prima e lasciarsi alle spalle un mondo che non era fatto per lui. Se foste stati come gli altri, io mi avrei portato al museo. Avremmo guardato insieme i quadri di Rembrandt, Monet, Turner e di nuovo Rembrandt. Se foste stati come gli altri, vi avrei regalato dei dischi di musica classica. Avremmo ascoltato insieme Mozart, Bach, Beethoven e di nuovo Mozart. Se foste stati come gli altri, vi avrei regalato dei libri, un sacco di libri, di Prévert, Proust, Quinault, Ionesco e di nuovo Prévert. Se foste stati come gli altri, saremmo andati al cinema, avremmo visto insieme i vecchi film di Chaplin, Eisenstein, Hitchcock e ancora Chaplin. Se foste stati come gli altri, vi avrei portato nei migliori ristoranti, avremmo degustato insieme del meraviglioso Chambol Musny e ancora del Chambol Musny. Se foste stati come gli altri, avremmo giocato insieme a tennis, a pallavolo, a basket. Se foste stati come gli altri, saremmo saliti in cima ai campanili delle cattedrali per guardare il mondo dall'alto. Se foste stati come gli altri, vi avrei portato al ballo, insieme alle vostre fidanzate, a bordo della mia vecchia decappottabile. Se foste stati come gli altri, vi avrei regalato un sacco di vestiti alla moda per farvi sembrare più belli. Se foste stati come gli altri, vi avrei allungato delle banconote sotto il tavolo per comprare dei regali alle vostre fidanzate. Se foste stati come gli altri, avrei dato una grande festa per il vostro matrimonio. Se foste stati come gli altri, avrei avuto dei nipoti. Se foste stati come gli altri, forse avrei avuto meno paura del futuro. Ma se foste stati come gli altri, sareste stati come tutti, no? Magari non avreste combinato un granché a scuola, non avreste trovato lavoro, che
Che ne so, magari sareste diventati dei delinquenti, avreste truccato il tubo di scarico del motorino per fare un chiasso assordante per le strade. Magari sareste diventati dei fan di Achille Lauro. Magari avreste sposato una cretina, magari avreste divorziato, forse avreste avuto dei figli handicappati. Insomma, l'abbiamo scampata bella, eh? Ho comprato di seconda mano un'altra decappottabile, mi piacciono, una bella macchina americana con la carrozzeria verde, gli interni bianchi, un po' vistosa. Decidiamo di inaugurare questo acquisto andando in Portogallo e con noi viene anche Tommaso, vedrà l'oceano. Dopo una notte trascorsa in Spagna, l'auto scivola silenziosa sull'asfalto e ci porta fino a destinazione, in Portogallo. L'albergo è bianchissimo, e il mare è blu, il sole sul mare crea una luce abbacinante, meraviglioso, sembra di stare in Africa, è bellissimo. Faccio scendere Tommaso, guarda l'albergo, è contento. Istituto. No, Tommaso non è istituto. È convinto di essere tornato all'istituto. Forse è una gag, cerca solo di farci ridere un po'. L'albergo è molto formale, troppo. Infatti tutti i dipendenti indossano una divisa bordeaux con i bottoni dorati, i camerieri hanno tutti la targhetta col loro nome, Tommaso vuole sbaciucchiare tutti, lo trattano come un principe. Uno dei momenti più divertenti è alla sera, a tavola, quando il maître passa per i tavoli a togliere i piatti di rappresentanza e allora Tommaso si attacca al piatto. No, il piatto no, il piatto no. È convinto che se gli tolgono il piatto salta la cena. Tommaso è terrorizzato dall'oceano, dal rumore che fanno i cavalloni sulla spiaggia. Terrorizzato. Allora cerco di aiutarlo a vincere questa paura, lo prendo con me sotto braccio, entriamo camminando pian pianino, lui si aggrappa a me, buca quasi alla pelle, non dimenticherò mai la faccia terrorizzata di Tommaso dentro l'acqua. Un giorno trova finalmente il modo di porre fine a questo supplizio. Urlando a squarciagola per coprire il rumore dei cavalloni, grida «Cacca!». Di fronte all'urgenza esco subito dall'acqua, lo porto fuori, ma appena sono fuori mi rendo conto che non è vero niente. Sono commosso. Ogni tanto si accende qualche scintilla dentro questo cervellino di uccellino. Tommaso sa mentire. Si sentono certe madri sospirare davanti alla culla del loro bimbo. Che bello! Pensa se rimanesse sempre così, se non crescesse mai. Le madri dei bambini handicappati sono più fortunate, possono giocare alle bambole per tanti anni ancora. Il problema è che il bambolotto in questione un giorno peserà 30 kg e non sarà sempre così docile. I padri invece iniziano a interessarsi ai figli quando sono già più grandi, quando sono curiosi, fanno le prime domande. L'unica domanda che è toccata a me è: dove andiamo, papà? Il regalo più bello che puoi fare a un bambino è soddisfare le sue curiosità, trasmettergli il gusto delle cose belle. E io non ho avuto questo privilegio con Mattia e Tommaso. Mi sarebbe piaciuto fare il maestro, insegnare loro le cose senza annoiarli. Io ho diretto cartoni animati che i miei figli non hanno mai visto, ho scritto dei libri che non hanno mai letto. Io avrei voluto che fossero orgogliosi di me, che dicessero ai loro compagni: «Oh, guarda che il mio papà è più forte del tuo». Insomma, se i figli hanno bisogno di essere orgogliosi dei padri, i padri forse hanno altrettanto bisogno dell'ammirazione dei figli, no? Tommaso non sta bene. Ultimamente neanche i tranquillanti servono più a molto. A volte ha delle crisi terribili e
In alcuni periodi dell'anno siamo costretti a internarlo in un ospedale psichiatrico. La prossima settimana andremo a trovarlo, così pranzeremo insieme. E visto che sarà di nuovo Natale, ho detto all'educatrice che mi piacerebbe portare dei regali per gli ospiti. Ma cosa? Mi ha detto che ultimamente ascoltano musica di ogni tipo, anche musica classica. Un ragazzo che è figlio di genitori musicisti, lui ascolta Mozart tutto il giorno. E allora ho pensato alle variazioni Goldberg. Una musica che Bach compose appositamente per il conte von Kieserling, che non era proprio un tizio molto tranquillo. E l'ospedale è pieno di conti von Kieserling, quindi forse Bach farà bene. Quindi porterò il disco e l'educatrice proverà a fare questo esperimento. Pensa se un giorno Bach potesse sostituire il Prozac. Adesso quanti anni hanno i tuoi figli? Cosa diavolo ne frega di quanti anni hanno i miei figli? I miei figli sono senza tempo. I miei figli sono senza tempo. Mattia non ha più un'età e Tommaso è entrato nel 100° anno di vita. Sono 2 vecchietti ingobbiti, non ci stanno tanto con la testa, ma sono sempre gentili e affettuosi con tutti. I miei figli non hanno mai saputo quanti anni avessero. Tommaso continua imperterrito a mordicchiare un vecchio orsacchiotto. Non sa di essere diventato vecchio, non gliel'ha detto nessuno. Quando erano piccoli ogni anno dovevamo comprare loro le scarpe di un numero in più. E mentre il piede cresceva, il loro quoziente intellettivo rimaneva lo stesso. Anzi, negli anni è addirittura sceso, hanno fatto progressi al contrario loro. Quando hai un figlio che per tutta la vita gioca con l'orsacchiotto, per certi versi rimani giovane, per sempre. Non sai più tanto bene chi sei. Io non so più tanto bene chi sono. Non so più tanto bene dove sto andando, non so quanti anni ho. Mi sento parte di una gigantesca farsa. Non sono una persona seria. Non prendo le cose seriamente. Mi ostino a scrivere e a dire delle sciocchezze. La strada che ho preso non va da nessuna parte. La mia vita finisce in un vicolo cieco.
Grazie. Simone Chivilò alla chitarra, il maestro di musica che mi ha accompagnato. Grazie Simone. Grazie a voi, siete stati meravigliosi. Grazie. Ringraziamo ancora una volta Franciscus e Simone di questa narrazione. Penso che sia stata importante per tutti noi. Penso che questo abbia contribuito molto a prendere maggior consapevolezza in questo tempo di chi e di come si vive l'esperienza, no, di genitore, e di come questa esperienza in qualche modo possa toccare anche noi. Penso che un po' di vuoto nello stomaco a tutti quanti noi è arrivato. Vorremmo continuare questo tipo di incontro qui oggi, anche condividendo altre esperienze e altre narrazioni. Abbiamo chiesto anche appunto di unirsi a noi alcuni rappresentanti di alcune associazioni che vivono il territorio e vivono anche questo tipo di esperienza. Abbiamo invitato, e chiedo appunto di salire sul palco, la presidente dell'associazione genitori della nostra famiglia di Conegliano, la signora Luisa Tosello, che ringraziamo di essere qui presente. La faccio accomodare. E appunto insieme a Luisa abbiamo chiesto anche a Teresa Bernadello dell'associazione ANXA di Treviso di unirsi a noi. Ben arrivata. Prego, prego. Ci sediamo insieme. Anche se siamo dall'alto è come se fossimo in famiglia, dunque. No. Abbiamo chiesto appunto alle presenti qui di condividere un po' la loro esperienza, anche facendo parte appunto di alcune associazioni, così per portare un po' anche il loro punto di vista e anche, non so, una reazione un po' a caldo rispetto a quanto abbiamo ascoltato e visto in questo spettacolo. Dunque do a voi il microfono per una condivisione. Allora, intanto grazie di essere qua in questa giornata particolare che non dovrebbe esserlo, nel senso che una giornata dedicata ma che dovrebbe rivivere negli altri 364 giorni, nel senso che pensiamoci oggi ma viviamola tutti i giorni, la consapevolezza non è una cosa di oggi ma di tutti i giorni. E da mamma, allora parlerei prima della mia esperienza di mamma, perché se io sono la presidente dell'associazione, questa roba così ridondante, è perché comunque io sono una mamma, prima di tutto. Io ho 3 figli, dai 27 ai 18, quindi Pierpaolo di 27, Alice di 24 e Leonardo che ne farà 18 la prossima settimana. E Leonardo è il brigante che mi ha catapultato nel mondo nel mondo che ha un po' descritto il monologo di prima. Mentre ascoltavo quel monologo mi sono rivista tanto, anche se io devo dire la verità, quando ho cominciato a contare le dita della mano di mio figlio ne ho trovate 6 e non 5, per esempio. E mano a mano che cresceva abbiamo scoperto tanto di lui e ci ha fatto scoprire tante cose che non ci saremmo mai aspettati di scoprire. Ci ha fatto diventare, dopo un grande spavento, dopo un grande dolore, nel sentire parole che non avevamo mai sentito prima, lui non era il primogenito, per cui le differenze si notavano piano piano, però insomma la vita va avanti e bisogna viverla pienamente tutti i giorni, anche perché la fortuna di Leonardo è di avere fratelli, per cui noi genitori dobbiamo esserci
per Leonardo e per i fratelli, perché siamo una famiglia ed è già una grande fortuna non essere scoppiati ed essere ancora qua a battagliare fra di noi, anzi più andiamo avanti più battagliamo fortunatamente. E io mentre ascoltavo le parole di prima ero molto toccata da una parola che mi urtava un pochino, devo confessarlo, che era handicappato. A me questa parola lacera profondamente. Io sono del 1970, quest'anno farò 53 anni e quando ero piccola andavo a scuola, ho cominciato la prima elementare nel 76, si parlava molto di handicappati e l'idea dell'handicappato di 50 anni fa ormai è molto diversa dalla persona con disabilità che viviamo noi. C'è stata una grande evoluzione culturale, c'è tanto da fare, ma è stato anche fatto tanto. E handicappato a me non piace, perché si vede solo il limite di quella persona e non quanto quella persona ci fa andare noi oltre il limite. Le difficoltà dei nostri figli, di Leonardo, mi hanno fatto crescere tanto come donna, come mamma, come moglie, e lo stesso è successo per i fratelli e lo stesso è successo per mio marito. Quindi la lettura può essere invertita, rovesciata completamente. Credo che non è da augurare a nessuno, ma la disabilità è anche una grande opportunità di crescita. E se noi riusciamo a trovare un posto, una collocazione, una dignità di vita, una quotidianità, una serenità a loro e cioè ai nostri figli e a noi famiglie, c'è posto per tutti. Perché quando stanno bene le persone che non ce la fanno, che hanno una fragilità, stanno ancora meglio gli altri. Quindi ne godremo tutti alla fine. Leonardo per tanti anni, per alcuni anni perlomeno, noi siamo di Istrana, quindi è stato seguito dalla nostra famiglia di Treviso, ha fatto le scuole elementari e poi siamo usciti nell'universo mondo della scuola, adesso lui frequenta la scuola superiore. È un ragazzo che riassume in sé tante diagnosi, non ha una diagnosi sola. Probabilmente quella dell'autismo è quella che è arrivata dopo e non c'è neanche scritta sulle carte alla fine, perché lui ha una sindrome genetica molto rara e poi ha questo grosso problema comportamentale, questo ritardo cognitivo che ci mette a prova tutti i giorni, ma che ci ha fatto anche incontrare tante grandi opportunità. Leonardo va a scuola tutti i giorni e al sabato non sta neanche in classe per la maggior parte del tempo perché non riesce. Ma per noi famiglia è importante che lui trovi un equilibrio con i suoi pari e quindi se riesce a stare 10 minuti in una mattina in classe sono 10 minuti fantastici e se i ragazzi della sua classe, i suoi compagni lo vanno a trovare nella sua stanza, nella sua classe, lui li riconosce, ci fa festa, ma la cosa che io ho chiesto come mamma è non mandate ai docenti, non mandate ai ragazzi, lasciate loro liberamente di scegliere, di andare e lo fanno tutti i sabati. Io sono grata a questi ragazzi, io non li conosco nome per nome, ma vedo i loro occhi buoni e il loro atto sincero, quindi credo che fondamentalmente siamo passati da quell'handicappato, quindi da quell'essere al di fuori di, ad aver creato in tutto questo tempo, con grande fatica, comunque una comunità accogliente e attenta. Però questo succede se lo facciamo tutti insieme, non può esserci uno che lo fa più dell'altro. Tutti dobbiamo metterci in rete, si può sbagliare, si può vincere, ci sta nel gioco della vita. E quindi credo che per noi, perlomeno con grande difficoltà, niente da dire, ci sono momenti in cui non vorremmo proprio saperne della disabilità di Leonardo, perché io dico sempre che non me ne faccio una ragione, a me non piace vedere tutti i limiti che lui ha, però
Scelgo ogni giorno di accoglierlo e di volergli bene per come è, perché non è un giocattolo sbagliato, non è un qualcosa di rotto. Lui è fatto così, rientra nella normalità dell'essere umani, non è diverso, cioè lui è diverso, ma fa parte della natura dell'uomo. Paradossalmente fanno parte tutti della natura dell'uomo. Anzi, molto spesso portano a galla quelli che sono poi anche i tesori umani più preziosi che noi abbiamo. L'istinto di Leonardo nel trovare le persone e nel scegliere le persone che più opportunamente gli servono, fra virgolette, è un istinto da seguire sempre. E cioè, mi fa soffrire tanto, però mi dà anche tante opportunità di crescita, Leonardo. E questo ha fatto sì che nel tempo comunque abbia anche pensato che l'esperienza che noi viviamo come famiglia deve diventare più ampia. Ecco perché a me, per esempio, stamattina sono andata alla camminata in blu e non solo a Treviso con Leonardo e ho detto, io qua più che blu vorrei vedere un arcobaleno di colori, perché tutto sommato siamo tutti uguali e tutti diversi. E quindi una disabilità di un tipo non è così differente da un altro tipo, perché al centro deve esserci la persona. Infatti io direi che più che altro dovremmo essere, la consapevolezza di essere persone dovrebbe essere al centro di questo, persona. E poi ci sono altre due parole forse che mi girano spesso in testa ultimamente, che sono sguardo. Sguardo perché? Perché noi come genitori o come familiari ci sentiamo lo sguardo della comunità attorno, a volte lo sentiamo pesante su di noi, lo sentiamo giudicante, a volte lo sentiamo di compatimento, lo sentiamo di cosa non giusta, cioè lo senti che non è lo sguardo bello, accogliente, lo senti che non... Però siamo noi che poi dobbiamo andare incontro a quello sguardo e spiegare che forse non c'è proprio così tanto da compatire e che abbiamo trovato un equilibrio nel nostro essere comunque differenti, ma all'interno di un'umanità di cui dicevo prima. E l'altra cosa di cui appunto mi gira spesso in testa è il valore. Noi per primi dobbiamo essere consapevoli del valore che rappresentano i nostri figli, che rappresenta Leonardo, perché lui è un valore. Se io come mamma e come anche credente, perché poi c'entra anche questo fortunatamente, riesco a vedere il valore di Leonardo, ecco che quel valore fa migliorare tutto il contesto. Anche perché il Signore ci ha detto ama il prossimo tuo come te stesso, ma non ci ha detto come l'ha fatto il prossimo tuo. Quindi insomma questa è una grande lezione per me come mamma e come donna. E questo ha fatto sì che nel tempo io mi relaziono con Dino Mulotto, che vedo qua davanti, nel coordinamento, con le associazioni, eccetera, perché è importante essere rete fra genitori. Quello che io ho imparato, le lezioni più importanti che io ho appreso e che apprenderò sicuramente nel futuro, io le ho tutte imparate ascoltando altri genitori più grandi di me, più avanti di me nella storia dei loro figli. E io non so se ne faccio tesoro, ascolto, metto da parte, quando serve ho le perle nello zaino, o perlomeno non ho la soluzione, però ho degli input su cui lavorare, credo per tutti noi genitori, familiari, educatori, operatori, è importante mettere queste perle nello zaino e farle diventare ricchezza. Non ho altro da dirvi. Buonasera, mi chiamo Maria Teresa e sono una volontaria dell'associazione ANXA Treviso. ANXA, come ci tengo a dire, mi ha commosso molto il discorso di Luisa, perché io non ho figli o parenti autistici, ma sono 30 anni
che li frequento, faccio volontariato e mi hanno dato tanto, perché essere vicina a loro e alle loro famiglie ha cresciuto il mio essere, ho capito. Le amiche mi dicono: dai, vieni a giocare a carte, vieni con noi. Perché? Perché non stare vicino a questa gente, aiutarli, fare parte di un'associazione e di un mondo veramente... È bello, vi assicuro. Cercare di comprendere, perché l'autismo, noi come ANXA abbiamo cambiato. ANXA vuol dire Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. È la più grande associazione d'Italia che si occupa di autismo. 2 anni fa, 3, abbiamo cambiato, non più soggetti, ma persone con autismo, perché sono persone tutti. E io penso che aiutare gli altri sia una cosa che ti riempie il cuore. Io non sono molto religiosa, non sono una che frequenta molto la chiesa, però sento la necessità di stare vicina a queste persone, di cercare di aiutarle. Noi come associazione abbiamo costruito un ambiente sereno per i ragazzi. Noi adesso abbiamo aperto già da 3 anni, 4, una pasticceria dove i ragazzi, 7-8 ragazzi, lavorano, finita la scuola non avevano nulla da fare, o andavano al liceo ma non erano abbastanza gravi, o stavano a casa, bei ragazzi, sani, ma diversi. Ma bisogna cercare di capire. Noi dobbiamo cercare di capire loro, non perché loro devono capire noi. Siamo noi che dobbiamo cercare di entrare nel loro mondo, confrontarci con loro e cercare di capire le loro esigenze. Adesso abbiamo bambini dai 4 ai 9 anni. È un laboratorio, si chiama i Minions. E li facciamo 2 pomeriggi alla settimana, li facciamo giocare, gli insegniamo a vestirsi, li portiamo in piscina, cerchiamo di dare gioia e sollievo alla famiglia, perché purtroppo non è vero che tutte le famiglie accettano il fatto di avere un ragazzo diverso. Qualche famiglia non lo accetta. Molte famiglie si dividono per questo, specialmente i papà non accettano molto di avere un figlio tra virgolette normale, perché io dico qual è la normalità non si sa. Però cerchiamo di aiutare, perché vi assicuro, a me ha colpito molto questa cosa che è stata recitata qui, mi ha veramente colpito. Sono rimasta addolorata di questa cosa che io non ho avuto, però mi immedesimo nelle famiglie, in queste famiglie che tutti i giorni devono affrontare delle realtà. Ieri abbiamo avuto a Treviso un convegno dove varie personalità
dell'ULSS, del comune, è venuta la dottoressa Lanzarin della regione, tutti promettono, tutti dicono si farà, faremo, daremo, ma non è così facile. Non è facile per le famiglie affrontare tutti i giorni le realtà. Il Covid ci ha messo davanti poi delle realtà veramente molto dolorose, famiglie che non ce la facevano, famiglie che non ricevevano lo stipendio da 6-7 mesi e avevano i figli che dovevano essere accompagnati, portati fuori. È stato molto doloroso e questo ci ha fatto capire molte cose, che è molto importante stare vicino alle famiglie, aiutare i ragazzi sicuramente, ma le famiglie hanno bisogno di essere supportate e sostenute, questo sì. Scusatemi la mia commozione, ma prima la PS, poi quello che ha detto Luisa mi ha toccato tanto, proprio. E io sono solo una volontaria, ma ritengo di essere molto fortunata di essere vicina a queste persone. Grazie. Ringraziamo Luisa e Maria Teresa della loro testimonianza, ma anche del lavoro fattivo che fanno. Certo. Due parole per l'attività dell'Associazione Genitori, perché Maria Teresa ha raccontato così bene cosa fa ANGSA e invece l'Associazione Genitori non ha una specificità di patologia. Noi ci occupiamo, vorremmo occuparci, ce la mettiamo tutta per sostenere le famiglie, perché le famiglie diventino consapevoli e competenti degli strumenti che sono a loro disposizione. Cerchiamo di aiutare la formazione delle famiglie, di dare informazione, formazione, sostegno. Attualmente stiamo attuando un progetto di sostegno ai fratelli, è un progetto pilota che stiamo facendo ad Oderzio, di cui siamo molto fieri, in cui accogliamo la famiglia interamente, indipendentemente dalla patologia, in cui il focus è proprio il sostegno ai fratelli, perché molto spesso i fratelli, i genitori lo facciamo inavvertitamente, però logicamente tendiamo a soddisfare i bisogni più forti, che molto spesso purtroppo sono della persona con disabilità, e il tempo sono 24 ore al giorno, non sono di più, le forze sono quelle e un po' i fratelli si perdono, e quindi proprio dall'esigenza dei genitori è partito questo progetto. Noi come Associazione Genitori cerchiamo di fare rete fra genitori, di sostenerci fra di noi, di parlare, di darci la possibilità di parlare un linguaggio comune, perché una cosa che ho scritto stamattina nel nostro gruppo WhatsApp, che naturalmente c'è, oggi è la giornata della consapevolezza, ok? Però dovremmo essere persone, non diagnosi, cioè siamo persone che si incontrano, sempre e comunque persone. Quindi è questa la cosa che noi come Associazione Genitori vogliamo fare, è un incontro di persone, e Maria Teresa dimostra che ci sono le persone che non hanno l'esperienza diretta, ma che hanno un'empatia e ci vengono incontro. Ci sono, non è che il mondo è tutto cattivo. Quindi sta proprio a noi cercare di coltivare questo humus positivo che c'è, e solo investendo sulle persone si può avere questo tipo di risultato, al di là della diagnosi che siamo normali o che ci sia qualche titolo strano, però alla fine siamo persone. Grazie. Il titolo dell'incontro di oggi era Autismi, famiglie e territorio. Qui il territorio
è abbastanza rappresentato in maniera diffusa anche da parte degli enti, gestori, piuttosto che istituzioni. Qual è secondo voi una esortazione da fare a questo territorio inteso come comunità più ampia o comunità anche più specifica per dare supporto e sostegno alle famiglie? Ma direi che secondo me bisogna soprattutto restare sempre in ascolto, cioè dall'ascoltare parte poi anche la risposta che dà il territorio. Io risiedo in un altro distretto e quindi faccio sempre i confronti. Io quando vengo un po' a Conegliano in queste zone mi sento in un luogo in cui c'è tanta cultura e io mi sento di dire, non perché associazione genitori della nostra famiglia, però credo che, e poi ho anche conosciuto poi l'Anfa Sinistra Piave, il Piccolo Rifugio, ci sono delle realtà ben radicate che hanno fatto cultura nel tempo e che sono riuscite a portare alla ribalta del territorio i bisogni e le necessità, però c'è da dire che la famiglia sta cambiando. I modelli familiari sono differenti. Io confronto spesso la mia esperienza genitoriale con l'esperienza che sto leggendo nelle giovani famiglie che incontro. Ci sono delle aspettative di vita e di realizzazione di sé che sono diverse da quelle che ho vissuto io. Adesso giustamente i genitori dei bambini e ragazzi con disabilità vogliono comunque cercare di mantenere una qualità di vita e di non immolarsi sull'altare della disabilità. Per cui è importante che il territorio vada a sostenere proprio i servizi rivolti alla famiglia, gli asili nido, l'accesso alla scuola materna, alla scuola elementare. Stiamo però notando, e anche ieri, in questi giorni, abbiamo fatto un po', si dice una pachea, dei convegni, eccetera, e la cosa che è emersa un po' in tutti gli incontri di questi giorni è che sta venendo meno la sensibilità nel prendersi cura dell'altro. I nostri ragazzi più giovani non si approcciano più alle professioni sanitarie, al prendersi cura dell'altro. C'è la propensione sempre più scarsa, sta venendo meno questa attitudine verso l'altro. E io da mamma un po' così ho ragionato. Quando io ero piccola dovevamo star bene tutti e c'era un senso di comunità, io mi sacrifico un pochino per star bene tutti, era una cosa che veniva molto naturale. Adesso invece la cultura è, prima di tutto devi stare bene tu, e il fatto di stare bene tu viene prima dell'altro e quindi fai più fatica a vederlo. Quindi direi che la comunità nell'insieme, il territorio deve cercare proprio di rendere di nuovo palese che il prendersi cura uno dell'altro fa bene a tutti, alle persone con fragilità, ma anche alle persone che sono normali, che stanno bene, perché prendersi cura dell'altro non è solo una questione di uno stipendio a fine mese, è una questione di umanità profonda, di motivazione profonda. Là, secondo me, nei prossimi anni ci sarà tanto da lavorare e tutta la comunità civile comunque deve continuare ad essere attenta, ad ascoltare e a sollecitare e anche ad avere buon senso rispetto alle nostre, rimostranze, nel senso che è logico, noi chiediamo, però poi bisogna trovare un equilibrio nelle cose e quindi con una certa dialettica costruttiva e generativa si trova la strada, mettendo di fronte al fatto che comunque veniamo da anni in cui fra Covid, la guerra, ci sono state tante cose che stanno creando criticità e che saranno delle sfide per il futuro. Per cui però dobbiamo entrare in partita, starci e mettercela tutta tutti. Grazie. Prego. Maria Teresa. Io penso che è importante continuare a combattere con le istituzioni, in primis perché io capisco che per loro non è sempre facile, però
promettono. Io dico solo questo, dopo non so se è il 6º piano di zona che frequento, sono invitata come associazione. Lo scorso anno io mi sono alzata e ho detto: signori, noi chiedevamo queste cose 20 anni fa, sono 20 anni che noi chiediamo queste cose e non le abbiamo ancora avute. È venuto hanno fatto delle serate per le elezioni regionali, siamo stati invitati e io sono andata lì con una carta e ho detto: cosa veniamo a parlare, a chiedere? Noi queste cose le abbiamo chieste in regione, le abbiamo chieste sempre 20 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa. Comunque qualcosa si sta muovendo, bisogna dire. Per anni c'è stato il silenzio più assoluto, adesso diciamo qualcosa comincia. C'è un tavolo per l'autismo in regione, siamo 16 associazioni che si sono raggruppate e hanno costituito un CAV. Cioè praticamente ci sono 2 o 3 persone che vanno in regione a questo tavolo a rappresentare tutte le associazioni, queste 16 sono del Veneto. E qualcosa si muove lentamente, ma bisogna non perdere mai la speranza di poter arrivare un giorno a far capire a questa gente che non è che le necessità non ci sono, ci sono, e lo Stato deve provvedere ad aiutare questa gente, deve, perché hanno diritto di avere supporto, di avere, per esempio il Covid, quando siamo stati in lockdown ci telefonavano, manderemo, faremo, non abbiamo... Se telefonavano, faremo, come va? Va male, sono chiusi in casa, questi ragazzi non possono stare chiusi in casa. E allora abbiamo avuto il permesso, anche se nessuno poteva uscire, alcuni ragazzi hanno avuto il permesso col tutor di uscire, ma bisogna sempre mai stancarsi, mai e poi mai, perché solo così si riesce a portare avanti dei discorsi, dei progetti, di far capire a questa gente le necessità, perché loro dicono sì, bello, bravi, cosa ci dicono? Quando andiamo là a portare i nostri progetti, bravi, che bello, come siete bravi. Sì. L'importante è che non costino a noi. Che sì, certo. Sì. Comunque speriamo, noi ci auguriamo sempre per il meglio. Bene, ringraziamo, grazie. A presto allora. Sì. Grazie di tutto e del lavoro. Buon lavoro. Stiamo giungendo al termine di questo nostro incontro, però vorrei chiedere aiuto ai miei colleghi educatori per presentare un attimo, velocemente, prima di congedarci, un po' l'esperienza del piccolo rifugio. Dunque, Nicola, che è uno dei nostri educatori, c'è già la clac che ti sta annunciando. Ah sì, allora, bene, intanto grazie di essere venuti, non ci aspettavamo così tante persone, quindi grazie di essere qua. Quello che facciamo noi al Piccolo Rifugio è dare delle opportunità, speriamo, qualitativamente interessanti. Offriamo delle esperienze partendo un pochino dal rispondere ai desideri delle persone che vengono da noi. Oggi è la giornata dedicata alla tematica dell'autismo, però
mi piaceva l'idea di dedicarla alle persone in generale. Quello che facciamo noi a Piccolo Rifugio è ci occupiamo delle persone. E ci occupiamo sia di noi, nel senso che ci prendiamo cura un po' di tutte le persone che entrano a rifugio, ci prendiamo cura anche dei volontari, ci prendiamo cura degli ospiti, che alcuni sono qui con noi oggi, e da qualche tempo abbiamo iniziato a avventurarci un po' nel mondo dell'autismo, che è un mondo complesso, favoloso da scoprire dal punto di vista tecnico per quello che può essere il nostro lavoro, perché ti mette in discussione tutto quello che tu sapevi fino a ieri. Noi abbiamo tantissima esperienza come Piccolo Rifugio nella cura della disabilità. Io personalmente ho 20 anni di esperienza nella disabilità. Scoprire un modo differente di conoscere le persone è una cosa importante. Ecco, quello che facciamo noi in questi anni è questo. Stiamo cercando di imparare a fare un lavoro ancora migliore, dando l'opportunità a persone che in alcuni casi non sono proprio considerate, cerchiamo di dargli l'opportunità di vivere delle esperienze nuove, esperienze diverse da quelle che ci sono adesso nel territorio. Il comune c'è, gli enti ci sono, ci siamo anche noi, ci sono tutti. Quello che volevamo fare oggi era: venite a vedere cosa vuol dire, venite a vedere che si può fare. Ecco, venite a vedere che si può fare. Bene, speriamo di esserci riusciti a farvi vedere che si può fare. Ottimo. Grazie Nicola. Bene, siamo giunti al termine di questo nostro incontro. Ringraziamo ancora tutti voi per essere stati qui insieme a noi. Ringraziamo chi ci ha allietato dello spettacolo con il nostro Franciscus e Simone. Dunque un applauso ancora per averci stimolato e aiutato a prendere questa maggior consapevolezza. Ringraziamo anche Tenda TV che ci ha in qualche modo accompagnato in questa giornata. Per chi volesse c'è la possibilità di rivedere lo spettacolo nei canali YouTube, in modo da poter in qualche modo apprezzare maggiormente anche il contributo dello spettacolo. Grazie appunto alla presenza del comune di Susegane che ci ha aiutato e accompagnato in questo percorso, alla diocesi di Vittorio Veneto che ha reso possibile, grazie ai fondi dell'8 per 1000, questo tipo di incontro. Grazie ancora a tutti, arrivederci. La tradizionale bandiera di Serravalle torna a sventolare in piazza Flaminio grazie a Serravalle Viva. Come è andata? Come si è arrivati alla giornata odierna? Non è stato difficile, noi abbiamo sempre avuto in carico il simbolo di Serravalle, la nostra bandiera, a cui siamo affezionatissimi. Se non sbaglio, mi dicono i miei predecessori, ne avevamo già usate 2. Durano circa 10-12 anni, però con il vento di Serravalle si logorano facilmente. Anche l'ultima che avevamo in gestione noi era stata riparata più di una volta, ma ormai era arrivata alla fine. Non è stato per nulla difficile per noi decidere di affrontare la spesa, che comunque è importante perché stiamo parlando di 100 metri quadri di bandiera e con dei tessuti tecnici importanti. Quando abbiamo deciso, è stato proposto di fare una raccolta fondi, io ero scettico,
ma quando una volta istituita mi sono accorto che dopo 2 o 3 giorni avevamo raggiunto quasi la totalità della spesa, è stata una cosa veramente grande. Sapere, lo sapevamo già, ma vedere che i serravallesi, i vittoriesi, i nostri amici hanno di tasca loro contribuito volentieri a questo acquisto ci ha dato un'enorme gioia e anche una spinta per continuare. Adesso la genesi è stata lunga perché l'abbiamo dovuta richiedere, è stata fatta su misura, finalmente siamo riusciti a portarla in questa giornata particolare che coincide anche con una prima pedonalizzazione della quale non eravamo al corrente, ma crediamo che da cosa nasca cosa e anche questo può essere un contributo di tutti per la nascita e per la rivitalizzazione, se ne fosse bisogno, del nostro quartiere. Quindi una partecipazione corale nel creare questa nuova bandiera, un nuovo simbolo diciamo per Serravalle, che ha visto oggi una partecipazione veramente notevole da parte del pubblico che ha voluto prendere parte a questo momento inaugurale. Non siamo stupiti della partecipazione odierna, ma è sempre bello vedere l'attaccamento. Nel discorso introduttivo alla cerimonia ho proprio parlato di questo spiccato attaccamento dei serravallesi per Serravalle, di Vittorio Veneto per Serravalle, e quindi questa per me è stata solo una grandissima conferma. C'è stata la partecipazione anche del corpo bandistico di Cappella Maggiore. Quando verrà esposta la prossima volta la bandiera? Allora, noi non abbiamo un elenco di eventi, naturalmente adesso con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Sant'Augusta daremo sicuramente molto spazio, un contributo importante per la bandiera. Naturalmente noi dobbiamo personalmente ritirarla ogni sera, anche perché appunto sappiamo che a Serravalle, specie la sera e al mattino presto, il vento è molto forte, per cui è anche un dispendio di tempo e di energie. Comunque la nostra bandiera è sempre a disposizione, in primis per le nostre manifestazioni, ma anche a chiunque ne volesse avere la concessione per un giorno o per 2 giorni. Quindi sicuramente le prossime manifestazioni, che sono veramente dietro l'angolo, saranno e vedranno la nostra bandiera protagonista. Tempo di estate, tempo di vacanza, tempo di attività più divertenti per i nostri ragazzi, per i giovani. Ritorno ancora a questa puntata della nostra rubrica A Tutto Grest. Oggi ci troviamo nell'oratorio Don Bosco di Mareno di Piave. Andiamo a conoscere questa nuova realtà, questa realtà del Grest parrocchiale, che vuole animare la vita della parrocchia nel periodo di luglio. Un tempo in cui gli animatori possono mettersi a disposizione per le attività, per i giochi, per i ragazzi, un tempo dove i partecipanti, i bambini possono passare delle ore insieme. È un tempo in cui la comunità ritrova la bellezza di ritrovarsi insieme, di vivere dei momenti di condivisione, di gioia, che dicono di una chiesa che è ancora viva, di una chiesa che soprattutto d'estate mostra tutta la sua vivacità e il suo entusiasmo. Andiamo a vedere con le attività del Grest, a conoscere i protagonisti di questa esperienza. Spero, cerco, cos'è l'essenziale per me. Aurora è una dei responsabili del Grest qui di Mareno di Piave. Aurora, raccontaci come è organizzata la giornata di attività di Grest qui a Mareno.
Ciao, buongiorno a tutti. Allora, il GREST inizia alle 3 del pomeriggio, abbiamo circa 40 minuti di introduzione in cui parliamo del tema e del momento di preghiera formativo con i ragazzi. Il tema dell'anno è il Piccolo Principe, quindi abbiamo intervistato vari personaggi della comunità, chiedendo a loro che cos'è l'essenziale che è invisibile agli occhi. Quindi sia persone laiche che di chiesa che hanno avuto vite diverse. Finito questo abbiamo le attività, dividiamo le medie dalle elementari e però entrambi svolgono le stesse attività in giorni differenti. Quest'anno abbiamo deciso di creare una scatola che sarà una scatola ricordo di quello che si porteranno a casa da questo GREST. All'interno verrà messo un sasso come segno di forza, di importanza, di solidità, una rosa proprio legata al Piccolo Principe e dei braccialetti fatti a mano per creare il legame che c'è col Piccolo Principe con la volpe, la rosa e il suo mondo e alla fine un portachiave. Questo verso le 5 pausa, merenda e poi i giochi fino alle 6 dove poi si conclude e arrivano i genitori a prenderli. Aurora, cosa si prova a organizzare il GREST, a lavorare con gli animatori e poi anche sicuramente cosa si prova a vedere il risultato, poi la presenza dei ragazzi, insomma la loro gioia e il loro ritorno per quello che fate? Beh, intanto è emozionante e è gratificante soprattutto. Perché è bello vederli qui correre, giocare, felici e con la speranza che si portino a casa qualcosa non solo a livello poi pratico e materiale, ma anche magari di amicizie e di legami. È bello quando esci e ti riconoscono e ti chiedono come stai, è bello, è una soddisfazione. È difficile, è impegnativo, ci vuole tanto lavoro, però dà grande gratificazione. Antonella, a te chiediamo come sta andando il GREST qui a Mareno di Piave. Diciamo che sono pochi giorni che è iniziato, però la preparazione logicamente è iniziata tempo fa con il percorso fatto agli animatori. Gli animatori sono giovani ma sono bravi, nel senso sanno tenere bene anche i ragazzini e per quanto riguarda i bambini si sa, i ragazzi sono ragazzi e quindi hanno la loro vivacità, però sta andando bene. All'inizio del GREST ogni volta la giornata si apre con un momento tutti insieme in salone. Ecco, che tema state portando avanti? Com'è che organizzate questo momento per i bambini? Allora il tema di quest'anno è il Piccolo Principe e quindi il momento iniziale che tutti in salone ci serve proprio per focalizzare il messaggio che il Piccolo Principe può dare e per far riflettere i bambini anche sul messaggio religioso che c'è all'interno del Piccolo Principe. E quindi è un piccolo momento di riflessione e di preghiera. Nel GREST, oltre ai momenti diciamo così tradizionali della preghiera, dei laboratori e anche dei giochi, fate anche qualche gita? Le gite in programma sono a Vidor, e poi a Nervesa e classica ormai da decenni, annuale quest'estate. Poi facciamo anche la festa del perdono a Motta di Livenza presso il santuario della Madonna. E vediamo se riusciamo a organizzare anche una piccola uscita con i ragazzi delle medie. Che cosa vuol dire addomesticare? Ivo, volto storico del GREST di Mareno di Piave. Il GREST è un'esperienza importante soprattutto anche per i ragazzi, immagino gli animatori che si impegnano durante l'estate per questa esperienza. Come vi organizzate con loro? Fate dei percorsi di formazione? Com'è la loro preparazione a questa esperienza estiva? Allora, durante l'anno la parrocchia offre il gruppo giovani il lunedì dalle 8:30 circa fino a quando si finisce, dipende anche dai temi, dalle attività che si propongono. Però ovviamente per il REST facciamo qualcosa di più mirato, anche perché i temi variano ogni anno. Di solito che prepara che prepara i ragazzi che poi faranno gli educatori, gli animatori è Tatiana, la maestra Tatiana, e sono 3 incontri di preparazione, però poi noi siamo anche sempre aperti anche ad accogliere i ragazzi che arrivano, che hanno magari il desiderio di fare un'esperienza. E anche per questo motivo qua che ogni giorno alle 2 ci troviamo una mezz'oretta, di solito in chiesa,
e la facciamo un momento di preghiera e un momento di formazione legato proprio al tema che stiamo vivendo, alla giornata che faremo, che vivremo. Il GREST di Mareno di Piave, abbiamo visto tanti ragazzi, tanti animatori. Quali sono un po' i numeri di questi ragazzi, i numeri dei partecipanti? Allora, i ragazzi sono 104, non sono ovviamente sempre tutti i giorni presenti perché hanno anche altre attività. Gli animatori sono 27 con noi grandi e sì, questi i numeri. Cosa ti porti a casa ogni anno dal GREST? Quanto è importante questa esperienza anche per te? Quale segno soprattutto lascia questo anche ad una comunità in questo tempo estivo? Una volta, quando ero più giovane, magari dicevo che il GREST serviva fin là, era un'esperienza estiva, un po' come una storia estiva. E invece no, il GREST può essere un'occasione valida per incontrare genitori, ragazzi che non si vedono durante l'anno, e un'occasione opportuna per seminare bene, fare del bene, anche evangelizzare se serve. Quindi io mi porto a casa sempre la gioia dei piccoli e dei grandi. Si impara tantissimo da entrambi, sia dai ragazzi che dagli educatori. Alberto, il GREST di Mareno di Piave, perché venire al GREST? Perché è un modo per divertirsi e stare insieme ad amici. Ho visto che molti di voi hanno addosso delle fascette, dei nastri colorati. Come mai? Perché sono segno della nostra squadra. Voi animatori siete tra i protagonisti di questo GREST. Alison, come sta andando questa esperienza? Allora, i primi giorni sono cominciati bene, devo dire. I bambini sono energici come sempre ed è bello apprezzare questa loro dinamicità, e stanno mettendo alla prova anche noi animatori che, aiutandoci, riusciamo a gestirli comunque. Melissa, come sta andando per te invece questa esperienza? Dai, anche per me è andata bene. I primi giorni sì, sono sempre un po' difficili, i bambini hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, quelli nuovi che fanno GREST per la prima volta, o ambientarsi anche nella squadra perché hanno tanta gente che non conoscono, ma anche tanti amici in realtà. Il primo giorno di solito facciamo sempre un grande gioco, mi pare sia andato tutto bene. Da ieri siamo partiti invece con i laboratori, ci sono sempre un po' di difficoltà ovviamente nella gestione e l'organizzazione, certo, di tutto quanto, però posso dire che in generale sta andando tutto bene per adesso. Perché una giovane dovrebbe passare un mese della propria estate a fare l'animatrice? Nel mio caso trovo bello fare l'animatrice per rendermi utile e spendere il mio tempo per gli altri e renderlo fruttuoso, anche se appunto è volontariato, nessuno ci ha costretto a stare qua, è bello poter condividere questa esperienza sia con altri ragazzi della mia età che con altri bambini e scoprire anche magari nuovi lati di me. Per te, Melissa? Anche io posso dire un po' la stessa cosa, diciamo, è sempre bello, diciamo, mettersi a disposizione sia per i bambini sia anche per gli altri animatori. Io e Alison, diciamo, ormai siamo qua da un po' di anni, siamo, diciamo, una tra le più grandi e è bello passare tempo sia con gli altri animatori, vedere in quanti ragazzi, diciamo, si mettono a disposizione per questo periodo di luglio per fare il GREST, e passare il tempo anche con i bambini. Per loro infatti siamo figure di riferimento, quindi non siamo qua solamente per guardarli e tenerli al GREST, ma anche per insegnare, quindi è proprio una cosa dal quale noi stessi anche possiamo imparare qualcosa, perché i bambini si imparano da noi, ma noi anche possiamo imparare dai bambini. A voi domando che cosa c'è di bello al GREST di Mareno? I giochi che si organizzano molto, cioè sono preparati. Ho visto che è una maglietta particolare, speciale. Cosa vuol dire? È la maglietta di quest'anno del GREST e diciamo che il tema è il Piccolo Principe. Perché venire al GREST? Perché è un tempo per conoscerci tutti e anche persone che non conosciamo e fare nuove amicizie. Perché è un posto dove possiamo rincontrarci con i nostri compagni di classe, soprattutto quando sei alla fine della terza media o della quinta elementare, per rincontrarli. Daphne, hai questa bellissima scatola che avete preparato, a che cosa serve? Per mettere dentro
delle cose che faremo nei prossimi giorni. E oggi cosa state facendo? Stiamo creando delle rose. Al GREST non ci sono solo i laboratori che impegnano i ragazzi nelle attività più manuali e creative, ma come ingrediente necessario sicuramente ci devono essere i giochi. Andiamo a conoscere più da vicino queste attività che arricchiscono il GREST. Nicola, responsabile dei giochi, delle attività sportive del GREST di Mareno di Piave, quali sono i giochi che preparate per i vostri ragazzi? Beh, si passa dai giochi più comuni, come può essere il calcio, la pallavolo, al rubba al fazzoletto, se no adesso abbiamo anche inventato il gioco del tris con i cinesini, altrimenti abbiamo anche il gioco aquilone, il gioco dei birilli, il bowling. Quali sono i giochi o qual è il gioco che piace di più ai bambini? Beh, penso che questa sia una domanda abbastanza facile. La palla avvelenata è il gioco che ogni volta li entusiasma incredibilmente. Nicola, come sta andando il GREST? Come ti trovi in questa esperienza? Beh, questi primi giorni stanno andando molto bene, sono molto felice, vedo l'emozione dei ragazzi, sono proprio contenti di essere qui. Anche noi animatori cerchiamo appunto di aiutare, di trasmettere la nostra felicità, la nostra passione per quello che stiamo facendo, ci stiamo impegnando. E sicuramente si vede nei voti dei ragazzi che ci mettete impegno e passione. Chloe, questo è il tuo primo GREST o ne hai fatti altri? È il mio quarto GREST, quindi ne ho fatti già tanti e mi è piaciuto tanto. Allora ogni anno torni in oratorio durante l'estate per questa esperienza. Che cos'è che ti piace di più del GREST? Mi piacciono i bambini che sono sempre molto gentili, danno una mano a tutti e gli educatori e chi lo organizza. Don Mario, parroco di Mareno di Piave e di Soffratta, ogni anno arriva l'estate e arriva il GREST. Questo momento ravviva le nostre comunità, le parrocchie. Cosa vuol dire vivere questa esperienza all'interno dei nostri oratori? Vuol dire aiutare i ragazzi a vivere con una certa dignità il tempo che hanno libero, perché soprattutto i ragazzi adolescenti non sanno dove andare, non sanno cosa fare e questo è un problema. Arrivando qua si impegnano e quindi danno anche un po' di senso a questo tempo libero. Gli animatori non solo vivono l'esperienza del GREST, ma anche il mese prima sono preparati con gli incontri di formazione e poi preparano tutto il materiale che è necessario per fare bene il GREST. Ecco, quindi l'attività non è soltanto quella del GREST, ma anche del mese prima. Appena finita la scuola, insomma, fanno tutto questo. Don Mario, un'estate particolare questa forse, no? Da parroco, dato che con settembre, ottobre, insomma con il prossimo autunno ci sarà anche un cambio, ecco, all'interno di questa parrocchia sarà affidato un altro incarico al nostro Don Mario. Mi sono messo a disposizione del Vescovo e con Don Alberto abbiamo parlato insieme, ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi vedremo cosa poter fare. Ecco. Grazie e un saluto magari ai nostri telespettatori. Ai telespettatori, queste cose guardatele con attenzione e approfittatene perché i ragazzi possono imparare come si fa un GREST, i genitori possono capire cosa si fa un GREST e quindi saluti a tutti quanti e ci rivedremo più avanti. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di A Tutto GREST, questa rubrica che ci accompagna durante questa estate. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e anche sul sito dell'Azione. Da Mareno di Piave, dall'oratorio Don Bosco, un saluto a tutti.
Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del centro sportivo italiano. Siamo esattamente, cioè, al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata a scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni. Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiani per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla Sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di +5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Mai in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna che esulta sotto canestro anche per il titolo Juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5 gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenicolo Russo di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della Marca Futsal Treviso. Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley. Dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme. Il litorale romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei della Gupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley. E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata e solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme. Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla capitale, e 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società ma anche nello sport.
È stata la squadra delle Giannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport. E il 1 luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi. Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete, negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto 6 partite giocate e 6 vinte per la Mape Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino, che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa. E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quelle del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11. Tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla ASD Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Samz, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy, che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out. Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione. Anche per le attività nel mese di luglio è tempo di scudetti. Shark Enjoy e gli amici di Emmy e Chiara del Dosso bissano la vittoria a scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche.
Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vicecampioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere. E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada. L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i 4 protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Urunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese Mirko Collina della Colonnella Pescara. Oh che bel castello! E sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello. 3 pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra evoluzioni all'ultimo respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità dei tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano, a Monteporzio, ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Valcesaro. E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte. Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza.
più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale, una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale e splendido davanti all'isola di Bergeggi. Dalla Liguria alla Toscana poca strada, tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio. Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. L'iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme al CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della Diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Meggiugori per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto. E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad ETS, Centro Sportivo Italiano, rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno? Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, è un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano. Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo. Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività appunto grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. I 5 oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. Quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità.
Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSI ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose. Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme e ci siamo rivolti subito per svilupparlo al Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva, ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze e non solo la competizione fine a se stessa. E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo. Seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali. Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale di escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra Ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali giovanili ed assoluti. E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport